Esterasi, appunto, dove l'orchestra suonava Haydn, i musicisti avevano anche il piacere di famiglie. Allora, per trovare questo stratagemma, per convincere appunto i signori i conti di lasciare liberi i musicisti, Haydn, l'ultimo tempo di questa sinfonia, ha previsto di far uscire un po' alla volta i musicisti, finché ne rimarranno praticamente due. In questo modo, il conte Esterasi ha capito l'intenzione di Haydn e ha concesso successivamente ai musicisti di ritornare a esercitare dalle loro partite. Buon ascolto.
poi risentiremo ancora per un bis con l'ensemble vocale, quindi non demordete, tra poco avremo anche il bis. Però innanzitutto vorrei ringraziare il parroco, che ho sentito che è potuto arrivare, quindi ringrazio nuovamente per il fatto di essere qui questa sera, di averci ospitato. Ringrazio anche i nostri tecnici, il fotografo Samuele Castellani, il nostro tecnico video Sergio Capretta e poi tutto lo staff dell'Associazione Amici della Musica che ha reso possibile l'organizzazione di questo concerto. Inoltre vorrei anche ringraziare coloro che ci sostengono in questa attività che appunto, come ci racconterà la Solidea, dura ormai da 50 anni, e cioè in particolar modo volevo ringraziare la Team Cast di Sergusino e Cantine Bortolognoni. Poi abbiamo recentemente diciamo così, cominciato una collaborazione con l'Allianz Bank che ha contribuito anche alla realizzazione di questo concerto. Ma vorrei chiamare il nostro sindaco, se ci può dare un saluto, visto che... Grazie, buonasera, quanta gente. Bene, bene. Complimenti davvero all'orchestra di Prometeo e all'ensemble vocale Calliope Maestro, Michele Lotto. Grazie Mariella e all'Associazione Amici della Musica per questo concerto dei 50 anni di fondazione dell'Istituto Musicale Maestro Dallardi, che fa dell'Associazione Amici della Musica una delle più longeve associazioni di Valdo Viale e storiche. Bello di Valdo Viale, una delle più importanti culture, associazioni, sia un'associazione culturale e musicale. Questa cosa ci rende orgogliosi. E poi non è solo un'associazione, chiamata associazione, in realtà è una scuola di musica. Sì. Esatto, è una scuola accessibile a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla cultura e alla musica a Valdobbiadene, e non è cosa da poco. Oltre a questo, una scuola che si contamina e sa contaminare con le collaborazioni con la banda cittadina, con la scuola, le scuole medie di utilizzo musicale di Valdobbiadene, con i cori di Valdobbiadene, con il Valdobbiadene Jazz Festival, insomma, con tante iniziative. E credo che questo sia successo in 50 anni di storia. Saranno altri 50 anni in futuro, sicuramente se sarà così. Però davvero grazie, perché Valdobbiadene deve essere, i valdobbiadenesi devono essere orgogliosi e ringraziati tutti per quello che da 50 anni fate, perché la cultura musicale si percepisce a Valdobbiadene, contamina le realtà associative del nostro territorio. Complimenti, grazie, davvero, grazie. Ognuno ha un certo periodo, l'ultimo è proprio l'ultimo decennio che abbiamo appunto festeggiato stasera, e grazie che hai ricordato anche le innumerevoli collaborazioni che noi portiamo avanti, perché appunto non rimaniamo chiusi nella nostra sede, però cerchiamo di collaborare con la banda, con l'associazione, con la Brasiliana del Jazz, con la scuola, e quindi questo ci arricchisce. Lo sa anche Giorgia Falcate, che inviterei a venire qui, perché appunto lei, diciamo che grazie signor Sindaco. Buonasera a tutti e grazie per essere con noi in questa serata davvero speciale, direi. Ringrazio anch'io tutti i ragazzi di Prometeo, l'ensemble Calliope,
maestro Lotte, il maestro Pessetto, quindi veramente grazie per le emozioni che ci avete dato. 50 anni è la storia di una vita, ci pensavo l'altro giorno e ne parlavo prima con uno dei pilastri, no? della Fondazione dell'Armi e dell'Associazione Scuola della Musica, Solidea Boghetto. Mi è capitato di trovare appunto un logo così, Solidea, ne parlerà poi nel 79, da lì ho iniziato a pensare 50 anni. Io ho una sorella che ha 50 anni, 50 anni è una vita, si nasce, si cresce, scuola elementare, scuole medie e avanti. Pensate persone che hanno potuto usufruire dei benefici di questa associazione che ha dato tanto alla comunità, ha dato tanto a Valdobbiadene, ma anche ai comuni limitrofi, perché avete appunto gente che arriva anche da fuori, e l'arricchimento che dà la musica, ecco, io credo che sia una delle forme d'arte che sicuramente dal punto di vista personale e culturale può dare tantissimo. Lo dimostrano i ragazzi che ci hanno intrattenuto questa sera. Il lavoro che viene fatto è non solo sui brani, il solfeggio, le note, ma anche il relazionarsi, imparare a stare di fronte al pubblico, che appunto non è cosa semplice, il creare gruppo, perché lo si trasmette anche attraverso la musica, attraverso l'uso degli strumenti. Quindi veramente un grazie immenso e di cuore a tutto il lavoro che fanno queste associazioni e che fanno tante associazioni, come diceva il sindaco del nostro territorio. Si parlava appunto di una collaborazione e dell'importanza di questo 50° e di quello che accomuna anche l'Associazione Amici della Musica con la nostra amministrazione, perché quest'anno ricorre anche il 50° della fondazione della biblioteca e ci sarà un evento che parlerà di questa collaborazione organizzato dalla Consulta per la Cultura proprio il 22 giugno in Piazza Marconi con un concerto che vedrà questo coinvolgimento e questa importanza del ruolo associativo e della rete che è necessario creare. Quindi grazie ancora di cuore per tutto il lavoro che fate. Anche a te. Grazie. Ed ora direi di lasciare la parola a Solidea, perché se non sentiamo lei, che festa! Salve, perché siete numerosissimi amanti della musica, praticanti la musica. E veramente io sono emozionata, non so, è una cosa troppo straordinaria per me in particolare, perché io sono all'inizio. Io sono all'inizio. Allora voglio dire, Questa tua idea di costruire una scuola, e che poi è intitolata a chi? Che era appunto, io volevo solo spiegare perché è intitolata al maestro Vittorio Gallardi, la prima scuola, il primo piccolo istituto che io ho fondato ancora negli anni 73-74. Nonno Vittorio era un grande musicista, veramente un grande. Lui era un artesiano di tutto quello che è la musica, il significato della musica, come posso dire, la profondità della musica. Non so che altro, pensate a voi qua, il resto. Voglio dire, lui è stato per 60 anni organista della Chiesa, della nostra parrocchia, del nostro comune. E direttore di banda, creatore di eventi durante l'inverno.
faceva concerti, creava questi, come facciamo noi, esattamente come facciamo noi. La cosa straordinaria è questa, perché lui ha fatto quello che stiamo facendo. Aveva non un'orchestra d'archi, ma aveva la banda, al tempo la banda anche agiva, era molto importante nel territorio, perché animava proprio la nostra società. Quindi d'inverno si faceva dei concerti, dei in quel piccolo teatrino San Venanzio, che è sotto la parrocchia. Io adesso sono stati creati altri ambienti. E là io mi ricordo che anch'io mi sono eseguita una volta, accompagnata dal nonno al piano, in un brano vocale. Mi piaceva, oltre io allora studiavo il pianoforte, ero al quinto o sesto anno di pianoforte, avevo 14 anni, e comunque mi piaceva cantare e anche parlare. Quindi comunque voglio dire che la sigla del maestro Vittorio Dorami ha un significato, voglio dire che è un grande significato. Il nonno curava anche il coro della chiesa, logicamente, seguiva le voci. Io mi ricordo che da bambina andavo a casa del nonno e facevo le prove con i gruppi, magari con i soprani, con i contralti, eccetera. Quindi era un tutto tondo. Una vita proprio totale degli anni 50-60, Anche prima però. Lui aveva cominciato negli anni 20-30 del Novecento, del secolo scorso, e poi è andato avanti negli 60. I miei importanti colori, quelli proprio musicali, sono stati più avanti. Io abitavo in città, studiavo negli istituti di conservatorio e quindi ci trovavamo alla fine dell'estate, alla fine dell'anno, oppure all'estate, eccetera. Comunque un vissuto grandissimo. Quindi a nome del nonno io ho voluto a un certo momento intitolare questa piccola scuola, formata poi semplicemente solamente al momento il corso di chitarra, il corso di arpeggio, pianoforte, e poi c'era anche la percussione. Percussione perché io insegnavo alla scuola media da tanto tempo, quindi avevo tutti i ragazzi, sono arrivato un po' più giovani, ma più o meno. E allora, a quel tempo, negli anni 74, 75, 76, se volete, io per prima ho portato strumenti percussivi per far suonare col metodo ORF, che era un metodo in cui si imparava i valori e il ritmo attraverso proprio dei piccoli strumenti. Quindi non c'era più il solfeggio, no, facevo il solfeggio come facevano i nostri vecchi. Cominciavo già. Lo facciamo ancora. Lo facciamo ancora in un modo un po' più moderno, ma bisogna pensare che è importante. Bisogna dirlo ai ragazzi, è importante. Bisogna poi fare così. Quindi poi ho iniziato un corso anche di percussione, con me la cappella, una novità di tempo. Quindi c'erano pochi strumenti, ma pian piano col tempo si è sviluppato e ci siamo arrivati agli anni e negli anni abbiamo cominciato questa
cominciato ha istituito questi corsi per quanto riguarda appunto l'istituto di musica che è intitolato al nonno. Io poi sono andata all'università, quindi collaboravo abbastanza attuariamente, poi invece dagli anni 80 ho cominciato una cosa più costante, quindi ho sempre seguito la sua idea, abbiamo fatto tante cose insieme in effetti, e quello che potete vedere poi anche all'uscita potrete prendere anche voi il libretto che racconta poi gli ultimi 10 anni della nostra storia, che sono stati anche molto, direi, molto ricchi, perché ultimamente abbiamo, oltre alla nostra scuola che continua sempre a recuperare con i nostri insegnanti, che sono anche qui presenti, abbiamo adottato, come abbiamo detto all'inizio, l'orchestra, è stato istituito l'ensemble vocale, abbiamo collaborato con la Brigade Jazz, infatti il gruppo la Brigade Jazz Ensemble guidato da Nicola Violini, fanno le prove da noi, insomma tante attività. Io non posso che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me, che mi hanno sempre stimato, sostenuto, nel senso sostenuto perché mi hanno sempre diciamo quasi coccolato, diciamo, perché ero la mamma un po' di tutti gli insegnanti, ho ringrazio tutti gli insegnanti che si sono succeduti, tutti i grandi musicisti, i nostri direttori, le nostre segretarie che abbiamo fatto lavoro grandissimo anche loro, la nostra attuale Loretta, Paola che è stata con noi per tantissimi anni, non posso dire, ecco, l'ultima cosa che volevo dirvi è che ho aperto una donazione per premiare gli alunni meritevoli, la vostra studio, no? Anche voi l'avete è interessante. Allora io ho riaperto, prima che lo facevamo prima del Covid, adesso riprendiamo anche questa, e quindi io auguro a tutti voi di continuare a ascoltare, fare la musica fraschina, la musica che non si può spiegare a parole, si può spiegare solo col cuore. Auguri. Allora, chiamiamo i nostri consiglieri, lo staff della segreteria, ecco Luigi. Le ex segretarie Rita, Yolanda, muoversi. Eccoci qua. La vedete qua? Ecco sì, siamo quasi tutti, dai, siamo quasi tutti. Bene, e allora adesso, come promesso, voi andate dietro Milano che dovete cantare e noi ne facciamo il bis. Concludiamo con la musica naturalmente. Grazie a tutti ancora di essere qui questa sera, così numerosi.
Follina racconta musica è alla sua seconda edizione, dopo una prima edizione andata molto bene, con grande riscontro di pubblico e grande soddisfazione sia di artisti insomma, che di collaboratori, ed c'è praticamente una fucina di lavoro artistico che coinvolge non solo chi esegue, ma anche chi organizza, chi sostiene, chi ascolta e chi si esibisce, per offrire non solo al turista di passaggio, ma anche a chi abita a Follina una gamma di vari generi musicali e letterari, sempre diversi. Si spazierà dal Medioevo al jazz anche quest'anno, e si coinvolgeranno i giovani nel prossimo incontro che ricordo sarà il 12 maggio qui a Follina, e con la partecipazione degli alunni della scuola media a indirizzo musicale, in uno spettacolo con l'attore Andrea Nardin che si chiama Il Cariolante. Appunto, è un coinvolgimento anche di svariati artisti. Assolutamente, questo è il progetto di FRM, Follina racconta musica, che è proprio quello di dar voce a chi forse voce non ce l'ha o forse è rinchiuso dentro al suo lavoro e non si espone. Noi abbiamo chiesto ripetutamente a professionisti o anche a non professionisti, a musicisti, narratori, attori, proprio di poter intervenire e di dare un loro contributo. E lo facciamo anche rispetto anche ai giovani che vogliono fare delle esperienze di questo tipo, ecco perché abbiamo prodotto proprio per la prossima rassegna alcuni laboratori proprio di costruzione narrativa e drammaturgica. È la regione al fianco di tutti gli eventi culturali, in particolare qui a Follina, una cornice che si presta benissimo a quelle che sono le iniziative come questa Follina racconta musica, seconda edizione di un festival che l'anno scorso ha portato grandi numeri, molti spettatori che hanno visto veramente fare il pienone a queste iniziative. Non potevo mancare anche perché il comitato festeggiamenti di La Bella Farrò e Pedeguarda è comunque portato avanti da persone con grande passione insieme a quelle che organizzano questi eventi, quindi in bocca al lupo per questa seconda edizione che sarà sicuramente un successo. E sia Puccio ben seriamente detto: credete voi davvero che vi siano uomini nella luna? Quest'anno devo ringraziare Follina racconta musica, l'amministrazione comunale, che ha chiesto al comitato ufficialmente di Farò La Bella Pedeguarda di organizzare la seconda edizione di Follina racconta musica. La svolgeremo con entusiasmo, come tutti i nostri eventi che abbiamo. Questo è per noi come evento culturale e musicale forse il primo evento così importante che organizziamo, e quindi ce la metteremo tutta.
Il grande architetto Andrea Palladio, figura di spicco del Rinascimento, muore nel 1580 senza lasciare traccia delle circostanze della sua morte. Lo scrittore Matteo Strucul, nel romanzo L'oscura morte di Andrea Palladio, edito da Rizzoli, esplora questo enigma con una miscela di ricerca storica e narrativa, immergendosi in un'epoca segnata da intrighi e misteri. Il Palladio privato, la storia di Andrea Palladio come padre e come marito, i drammi vissuti nel corso della sua vita, e trova una tesi possibile romanzata per quello che è un vero e proprio mistero, cioè il modo in cui Palladio nel 1580 è morto. È un romanzo storico, quindi è letteratura che unisce, diciamo così, narrativa di fantasia con però dati storici. I fatti che io racconto sono realmente accaduti. È anche un romanzo sulla Vicenza del Rinascimento, quella più o meno della seconda metà del Cinquecento, quindi una Vicenza che è raccontata anche attraverso i duelli tra i bravi, la pestilenza tra il 1576 e il 1578 e l'Inquisizione romana del Sant'Uffizio attraverso gli inquisitori dominicani. La figura di Palladio, da questo libro si evince qualcosa di diverso dall'architetto? Ma sicuramente emerge appunto il Palladio uomo, il Palladio che certamente si dedica alla propria arte e al proprio lavoro di architetto, ma tale è la passione divorante per l'architettura, per il bello, l'armonia, le proporzioni, l'architettura diciamo che rilegge il classicismo, che egli si sente in qualche modo e si scopre assente come marito e forse in parte inadeguato come padre nei confronti dei suoi 5 figli. Incontro alla Bassanese con la scrittrice Alice Porta, che ha presentato il suo ultimo libro Con il cuore tra le righe, un ricordo e omaggio a Michele Merlo. Il giovane cantante, noto come Mike Beard, è stato al centro della presentazione della Perilibro, una testimonianza della sua vita e della sua passione per la musica. Tanti lati di Michele che ho voluto trattare sia dal punto di vista artistico sia diciamo che a livello generale ho voluto trattare un po' più quello che è stato il rapporto personale che io avevo con lui, proprio per riuscire a far venire fuori la persona che era Michele, che sicuramente per me è stata la cosa che ha colpito, oltre ovviamente al lato artistico che ovviamente non incideva, insomma. Quindi nasce questo, racconta sicuramente un po' tutta quella parte emozionale delle fragilità, la forza di rialzarsi a volte dalle fragilità, la voglia di farlo da quelle e a volte proprio quanto siano fondamentali le stesse per ritrovare la forza di comunque di andare avanti o di riemergere da tante situazioni magari difficili che succedono. Come l'hai conosciuto Michele? Allora, io conosco Michele, in realtà lo conosco in 2 momenti diversi, nel senso che c'è la parte in cui io lo conosco sui social banalmente. Quindi io scrivo a Michele a febbraio 2020, il 6 di febbraio precisamente, rispondendo a una sua storia Instagram alla quale non pensavo mi avrebbe mai risposto, proprio in tutta sincerità. E poi lo conosco invece qualche mese dopo, proprio per il discorso del periodo Covid che purtroppo ci teneva chiusi in casa qui a Bassano nel mese di settembre.
quindi lì comincio a conoscerlo, ci incontriamo per la prima volta e da lì cominciamo a conoscerci, diciamo, di persona, ecco. Che cosa ne pensi di tutto quello che succede dopo? Allora, io nel libro, senza fare spoiler, che non tratto di questo, non tratto minimamente di quello che è successo a Michele dopo, dal punto di vista sanitario, se vuoi, se è quello che intendi, proprio perché vorrei che Michele, attraverso le pagine che ho scritto, venisse ricordato per tutta la parte bella che aveva da raccontare e per tutta la parte bella che riguardava lui. E quindi ho completamente tralasciato questa parte qua. Quello che penso riguardo alla vicenda è sicuramente il fatto che non si può perdere una giovane vita così per questi motivi qua. Questa è sicuramente l'unica cosa che mi sento di dire su questa cosa qui. Indipendentemente dal fatto che sia Michele, che sia mio amico, qualsiasi persona a quell'età non può essere persa per questi motivi. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Pieve Incontra, sesta edizione, siamo al terzo incontro stagionale. Questa sera i temi che affronteremo sono piuttosto
come dire, scottanti, decisivi per il nostro paese. Parleremo di PNRR, di economia, parleremo di debito pubblico, di spesa, di lavoro, della politica e dei suoi gangli. Non potevamo trattare argomenti così importanti se non con un ospite davvero di grande spessore, autorevole, un economista di fama internazionale. Sono davvero felice che sia con noi il professor Carlo Cottarelli. Ancora grazie. Carlo Cottarelli è stato commissario di governo per la spending review o revisione della spesa, per dirla all'italiana, che mi pare lei preferisca, professore, no? Direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, ha lavorato per Banca d'Italia, per Eni, dirige l'osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano, è ovviamente un docente universitario, saggista ed anche divulgatore, con un progetto di cui parleremo nel corso della serata, il PESES, che è un programma di educazione per le scienze economiche e sociali. E insomma tante altre cose. Prima però di cominciare la nostra chiacchierata vorrei ci raggiungesse il vice sindaco di Pieve di Soligo, assessore alla cultura Luisa Cigagna, per un breve saluto di benvenuto. Buonasera e benvenuti. Porto il saluto della città di Pieve di Soligo a voi e al professor Cottarelli. Siamo davvero onorati di averlo qui con noi. Ringrazio i nostri sponsor, Consorzio del Prosecco di OCG, Ascotrade, Aeromobil, Villa Soligo, Ottino, Ristorante, perché grazie al loro sostegno possiamo portare a Pieve di Soligo dei personaggi di grandissimo spessore come il professor Cottarelli, e ci consentono di fare appunto questa iniziativa di divulgazione che è davvero importante, portare persone che ci aiutino a comprendere quelle che sono le sfide che il nostro paese deve affrontare. E davvero credo che questa sera il professore ci accompagnerà nei meandri della politica e nei labirinti anche dell'economia, per chiarirci le idee, per aiutarci appunto ad avere maggior consapevolezza su quelle che sono le sfide che attendono il nostro paese e le scelte fondamentali per l'innovazione, per la rigenerazione del nostro paese. Buona serata e grazie a tutti voi. Grazie Assessore. Allora professore, partirei dal suo ultimo libro, Dentro il palazzo, che prende le mosse da un'esperienza, la sua esperienza politica, diciamo di soli 8 mesi, ma è stata un'esperienza piuttosto condensata, diciamo così. È un libro che racconta di questi 8 mesi a Palazzo Madama e nell'esergo, che è una frase tratta da Blade Runner, direi che c'è un condensato, perché la frase in questione è ho visto cose che voi umani non potete immaginare. E quindi partiamo da qui. Beh, buonasera, prima di tutto. Sì, sono 8 mesi più nella prima parte, poi più 4 giorni nella seconda parte, perché racconto poi anche di 4 giorni passati su e giù dal colle. No, il spunto di scrivere questo libro mi è venuto dal fatto che io ogni giorno, non proprio ogni giorno, ma spesso in quegli 8 mesi ho preso appunti per scrivere le cose che mi stavano accadendo. Ora, mi avevano avvertito in qualche modo che la vita del parlamentare è un po' diversa da come in teoria dovrebbe essere, perché il parlamentare, chi è eletto al Parlamento, è lì a rappresentare la nazione, non rappresenta un partito, non rappresenta neanche i propri elettori, rappresenta la nazione, e quindi in teoria deve poter decidere sulle varie cose che vengono messe ai voti in via autonoma. Ora, questo mi era stato detto che non era così, però sinceramente non mi aspettavo tanto rispetto alle cose che effettivamente ho visto, da cui poi la necessità
in un momento anche delicato dal punto di vista politico e istituzionale della vita italiana, mi è sembrato anche giusto parlare di quello che avevo visto e trarne le conseguenze rispetto a alcuni cambiamenti istituzionali che si vorrebbero introdurre, in particolare il premierato, cosa che io leggo sia a quello che discuto nella prima parte del libro, gli 8 mesi al Senato, sia rispetto a quello che discuto nella seconda parte del libro, cioè i 4 giorni su e giù dal Colle. Come mai ha voluto chiamare lato A e lato B, queste due parti, che ricorda il vinile, no? Che ormai fa parte, diciamo, dell'archeologia musicale? Fondamentalmente perché come è successo, come succedeva una volta spesso con i 45 giri, talvolta il lato B ha più successo del lato A. Siccome il lato B racconta quei 4 giorni in cui ne sono successe di cotte e di crude, diciamo, su e giù dal Colle, quando ho fatto il Presidente del Consiglio incaricato, è possibile che il lato B possa piacere più del lato A, che invece è pieno di spunti, pieno di aneddoti, pieno di descrizioni di che cosa avviene al Senato, compreso gli stipendi dei senatori, la mensa del Senato, queste cose. Però ci sono parti anche che sono più concettuali. Nel primo capitolo, per esempio, discute i motivi per cui il Parlamento sta perdendo sempre più peso rispetto all'esecutivo, attraverso l'uso ripetuto di decreti legge e l'uso del voto di fiducia che tronca la discussione parlamentare, l'uso di leggi delega in cui i principi che poi il governo deve seguire nell'esercitare questa delega sono definiti in maniera molto generale. Quindi la seconda parte è un po' più leggera, quindi mi sono detto, forse il lato B, appunto, la seconda parte funziona meglio della prima, ho chiamato il lato B per quello. Poi ovviamente appunto questo riflette anche la mia età, quando effettivamente nel linguaggio comune si dice il lato A e il lato B di varie cose. Cominciamo dal lato A o dal lato B? Come preferite. Facciamo votare allora. Preferite il lato A o il lato B? Io comincerei dal lato B perché ci ha incuriosito, no? Quindi andiamo indietro nel tempo al 2018, crisi istituzionale, c'è uno stallo e una domenica di maggio lei riceve una telefonata che probabilmente non si aspettava di ricevere, se non altro quel giorno, o sì? No, dunque, non mi aspettavo di ricevere una telefonata quella sera, anche se nelle settimane precedenti si era parlato di un possibile governo tecnico guidato anche da me. Però 3 settimane prima c'era stata una fase delle discussioni post elezioni del marzo del 2018 in cui sembrava già che si andasse a elezioni, a nuove elezioni e che un governo tecnico avrebbe portato il paese a nuove elezioni. E in quell'occasione il Corriere della Sera e Repubblica erano già usciti in prima pagina dicendo forse oggi si forma il governo tecnico che probabilmente sarà guidato da Elisabetta Belloni, che come sapete poi è attualmente ancora a capo dei servizi segreti e in aggiunta sta organizzando i G7 per l'Italia quest'anno. E quindi ero abbastanza sicuro che quando ho sentito in televisione che si era rotta la trattativa tra il Presidente del Consiglio e Conte sul nome di chi doveva fare il ministro dell'economia, quando ho sentito questo in televisione ho detto interessante, adesso il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica aveva annunciato che entro poche ore avrebbe deciso chi avrebbe guidato questo governo tecnico per portare il paese alle elezioni. Ero curioso anch'io di saperlo e mi sono rimesso a lavorare, stavo completando la correzione dei compiti di esame, degli esami dei miei studenti in Bocconi e non mi aspettavo. Una volta che ho finito, proprio avevo appena finito l'ultimo esame e è squillato il telefono, appunto, c'è stata questa piccola sorpresa. Subito lei pensava a uno scherzo, ha pensato a uno scherzo. No, allora, quello che uno vede,
ti squilla il telefono e vedi un numero tipicamente di un'istituzione romana, e a quel punto lì ti balena, oddio non sarà il presidente, tiri su il cellulare e la voce ti dice professor Cottarelli potrebbe parlare col Presidente della Repubblica. Allora, ovviamente non è che gli dici no, può richiamare fra un'ora perché devo cucinare o devo cenare prima. Ovviamente sì, certo. Però per un attimo, davvero un attimo, ma ci pensi, ti viene il dubbio che sia uno scherzo, perché è successo più di una volta che trasmissioni come la Zanzara abbiano organizzato cose di questo genere. Per cui una certa esitazione io ce l'ho avuta. Quello che mi ha convinto non era tanto la voce del Presidente, che sembrava proprio quella perché ci sono degli ottimi imitatori, ma che il Presidente della Repubblica ha detto, mi ha parlato, mi ha dettagliato in modo molto preciso il compito che avrei dovuto avere e che quel compito era simile, molto simile a quello che era già stato in precedenza, incluso in un comunicato del Quirinale quelle 3 settimane prima, quando c'era stato quest'altro momento. A quel punto lì ovviamente sì, sembrava proprio lui, non ho più avuto dubbi, per fortuna, perché altrimenti ci avrei fatto una figura col Presidente non molto carina. È stata una notte insonne. È stata una notte insonne con questo anticipo molto strano che ovviamente prima reazione, infatti, intanto che uno parla col Presidente non è particolarmente emozionato, l'emozione viene quando metti giù il telefono, allora cominci a pensare a quello che ti attende, poi ovviamente parli con i tuoi familiari, ti cominciano ad arrivare le telefonate dei tuoi amici, dei giornalisti, tu telefoni a qualcuno, arrivato a mezzanotte uno deve fare la valigia, preparo la valigia e mi accorgo di aver lasciato il rasoio elettrico a Cremona. Io sono di Cremona, la sera prima ero stato a Cremona, avevo dormito a Cremona, passato la notte tra sabato e domenica a Cremona, mi sono accorto di non avere il rasoio elettrico e non potevo presentarmi il giorno dopo al Quirinale con la barba lunga. Allora che cosa ho fatto? Sono uscito perché all'epoca c'erano ancora tanti di questi negozi aperti tutta notte, poi col Covid sono spariti molti e ce n'era uno a 10-15 minuti, sono uscito e sono andato a comprarmi un rasoio, questi usa e getta. Entro, c'era la fila a mezzanotte, 4-5 persone. E allora, come poi racconto, ho avuto per la prima volta, forse in vita mia, la tentazione di usare la frase lei non sa chi sono io. E mi sono trattenuto, ma non per nobiltà d'animo, ma semplicemente perché mi sono pensato, ma questi non mi credono se io gliene racconto questa storia. Per cui lì pian piano mi sono messo a fare la fila, alla fine è avuto il mio turno, poi sì, non ho dormito molto quella notte, ma non tanto perché ho cominciato a pensare, oddio cosa mi succede, semplicemente l'eccitazione è troppo, anche con la melatonina, 2-3 melatonine, quindi avrò dormito un paio di ore. Non è stata l'unica notte in quei 4 giorni in cui non ho dormito molto. E quindi ha già cominciato probabilmente nella sua mente a pensare alla squadra, ai ministri, no? No, non di notte, non quella, ma neanche il giorno dopo che sono andato, beh, a parte qualcuno, sì, ovviamente, ministro dell'economia ce l'avevo in mente fino all'inizio, però prima di aver parlato col Presidente c'erano alcune cose che volevo chiarire prima di capire che tipo di squadra dovevo cercare di formare. Lei arriva a Roma la mattina successiva e c'è una foto che è diventata virale, no? Molto famosa. Lei che arriva al Quirinale con il trolley e lo zainetto, in modo, cioè un ingresso piuttosto, come dire, inusuale. Sì. Che è piaciuto a tutti tranne alla mia ex capa. Io al Fondo Monetario Internazionale, la mia capa era Christine Lagarde, che adesso è il presidente della Banca Centrale Europea. Poi ho raccontato questa cosa, è stata l'unica che mi ha detto che secondo lei non è stata una buona idea perché ero troppo informale, ma in generale questa cosa invece è piaciuta molto. In realtà non è stata una scelta, il fatto è che
sono arrivato alla stazione Termini, non è che mi avessero mandato l'auto blu. Secondo me qualcuno si è voluto vendicare, perché quando io ho fatto il commissario per la revisione della spesa ce l'avevo con l'auto blu. E allora, mo adesso beccati questi, ti facciamo prendere il taxi. Allora ho dovuto prendere il taxi, tanto c'era la solita fila enorme a Termini, per cui sono dovuto andare a Piazza dei 500, Piazza della Repubblica, cercare il taxi con uno stuolo di giornalisti che mi stava dietro, che mi faceva domande di ogni genere. E fra l'altro anche io non ho risposto a niente, ma ce n'è stata una una me ne è rimasta particolarmente impressa. Mi hanno chiesto se era vero che ero interista. E io sono interista, però mi sono sentito come Pietro che rinnega la sua religione. Non rispondo neanche a questa. Fatto sta che sono arrivato a Quirinale in taxi e mica potevo lasciare al tassista il trolley, per cui me lo sono portato dentro. Ci sono state varie elucubrazioni su questo trolley, cosa c'era dentro, cosa no. Ha portato, ecco, la cosa curiosa è uno dei libri che si è portato appresso, mi ha incuriosito, l'elogio alla follia di Erasmo da Rotterdam. Mi sembrava appropriato. Ce l'avevo sulla scrivania quel giorno, non so perché ce l'avevo sulla scrivania. E l'ho messo dentro perché mi sembrava appropriato, vista la situazione. E cominciano questi ingressi al colle, queste salite al colle, e si comincia a creare una squadra. Sì. Anche nella creazione di questa squadra, nell'individuazione dei nomi, insomma, ci sono degli aneddoti piuttosto interessanti riguardo a uno di questi ministri in pectore, o comunque no, dell'istruzione, mi pare. Sì, perché insomma, come si fa a fare un governo? Istruzioni per l'uso. In quella occasione in particolare è stato molto semplice. C'ero io, c'era una segretaria che mi era stata fornita dalla Camera dei Deputati, dove era il posto in cui lavoravo, c'avevo una matita e un foglio, cioè così, e ci mancavano i numeri di telefono delle persone. C'era un personaggio in particolare in cui non riuscivamo, che era un po' fuori, come gli altri in realtà, erano tutti fuori dal mondo politico, perché doveva essere un governo davvero tecnico, ma uno non riuscivamo a trovare il numero di telefono, neanche tramite il centralino del Viminale, il centralino di Palazzo Chigi. Alla fine sono riusciti a fornirci il numero di telefono, il numero di cellulare non del personaggio, ma del suo agente, perché era un personaggio pubblico che faceva eventi pubblici e quindi aveva un agente. Allora io faccio questo numero e parlo con l'agente, gli spiego la situazione, dico sto cercando di formare un governo, avrei bisogno di parlare con, io non vi dico chi è, anche se qualcuno l'ha indovinato, con questo personaggio, e la risposta è stata sorprendente. Mi dice: no, guardi, deve parlare con me, io non posso dare il numero di telefono, non sono autorizzato, per tutte le cose lei deve parlare con me. Allora io gliel'ho rispiegato, forse non ha capito bene, gli ho rispiegato queste cose e lui fermo: no, assolutamente, il mio incarico è di bloccare tutte le cose, deve parlare assolutamente con me. Ovviamente a quel punto lì gli ho dovuto dire di no, cioè ho detto grazie, non mi interessa, perché ho cominciato a pensare: ma supponiamo che facciamo un consiglio dei ministri, cos'è? Viene la gente al consiglio dei ministri? Non lo so. E poi quando l'ho raccontato al presidente, anche lui si è messo a ridere per questa strana circostanza. Quando la crisi è rientrata e quindi lei è stato sollevato, si è sentito davvero sollevato? Un po' le è dispiaciuto? Sì, assolutamente, perché allora la cosa era già complicata di per sé. Tu sei chiamato a fare il presidente del Consiglio con l'obiettivo di portare il paese a nuove elezioni, sapendo che quasi certamente tu non avresti avuto la fiducia del Parlamento, e quindi io sarei stato sempre presidente del Consiglio ma senza la fiducia, il che voleva dire che potevo soltanto gestire l'ordinaria amministrazione. Ora, capite bene, questa di per sé è una cosa piuttosto complicata da fare.
La cosa che l'ha resa ancora più difficile è stato il fatto che, essendosi aperto una nuova campagna elettorale sul tema dell'euro, perché è lì che c'era stata la rottura, i mercati finanziari si sono innervositi parecchio. Il problema Il era il famoso nome... spread ha cominciato Scusi, a salire. il problema era il nome di Savona, no? Il nome era quello di Savona, cioè i 5 Stelle e Lega volevano avere un governo con Savona, Paolo Savona come ministro dell'economia. Paolo Savona aveva scritto aveva scritto un documento su come uscire dall'euro e era visto dai no euro come un portabandiera di quella tesi, cosa che ovviamente era pericolosa. Essendoci stata la rottura su questo tema, le elezioni, e già era partita una campagna elettorale sul tema dell'euro. A questo punto i mercati sono diventati piuttosto nervosi, lo spread ha cominciato a salire e quindi il compito di un governo Cottarelli era diventato quasi impossibile. Perché? Perché gestire una crisi finanziaria senza avere i poteri se non quelli dell'ordinaria amministrazione diventa praticamente impossibile. Per cui nei primi 2 giorni io ho lavorato per formare un governo, avevo la lista dei ministri, gli altri 2 giorni invece ho lavorato per fare in modo che si arrivasse a un compromesso tra il presidente e presidente da un lato e dall'altro Di Maio e Salvini, cosa che alla fine è avvenuto, ma è rimasto in bilico fino all'ultimo momento. Se io la notte tra il mercoledì e il giovedì io sono andato a dormire pensando che il mattino dopo, il giorno dopo sarei andato a dormire o a Palazzo Chigi oppure a casa mia, sarei tornato a casa mia. E questa cosa era ovviamente, lasciava ovviamente piuttosto nervosa chiunque, e quindi quando poi è arrivata la notizia che c'era la possibilità di un compromesso con il presidente, io sono stato ovviamente molto soddisfatto. Ho telefonato a mia moglie e la sua reazione è stata: ah, così possiamo andare in vacanza. Questa insomma, un po' è stata anche la mia reazione. Quale sarebbe stato il primo provvedimento del governo Cottarelli? Dunque, io di nuovo, se il governo fosse stato formato e ci fosse stata una situazione normale, perché appunto in situazioni in cui c'è una crisi economica non c'è niente che puoi fare senza avere che tu possa chiamare ordinaria amministrazione, ma se fosse stata una cosa normale, anche in quella situazione il governo Cottarelli non avrebbe potuto portare avanti riforme, perché senza la fiducia e comunque anche con la fiducia l'impegno era di dimettersi entro l'inizio del 2019, cioè una volta approvata la legge di bilancio. Senza la fiducia saremmo stati lì comunque 4 mesi, quindi non è che ci fosse un provvedimento che mi sta particolarmente a cuore che avremmo approvato. Se mi si chiede invece quale sarebbe il tuo primo provvedimento se fossi a capo di un governo, tra virgolette, vero, cioè con la fiducia del Parlamento, con una maggioranza parlamentare, io credo che la cosa principale di cui ha bisogno l'Italia sia una semplificazione drastica della burocrazia. Compito numero 1, compito numero 2, stessa cosa, compito numero 3, stessa cosa. Il paese rimane bloccato dal fatto di avere un sistema burocratico, un sistema pubblico con troppe regole, troppe norme e anche un sistema, quando si parla di burocrazia, non è soltanto il numero di moduli, norme, leggi, eccetera, regolamenti, eccetera, cui si aggiungono quelli che arrivano dall'Unione Europea e dalle regioni, non dimentichiamoci questi, i regolamenti regionali, le leggi regionali. C'è anche semplicemente il fatto che la macchina pubblica non è in grado di muoversi, anche senza tutte queste complicazioni, non è in grado di muoversi bene perché non si fa una gestione del personale adeguata nella pubblica amministrazione italiana. E questa cosa blocca non soltanto le imprese, ma blocca anche gli stessi enti locali, perché le lamentele peggiori rispetto alla burocrazia romana io non la ricevo dalle imprese, le ricevo dai comuni, che tutte le volte che devono fare qualcosa non hanno le risorse fisiche per farlo, perché
E fra l'altro questa cosa no, è estremamente diffusa. Parli con un insegnante, l'insegnante passa ormai metà del suo tempo non a insegnare ma a fare altre cose, a scrivere rapporti, a partecipare a riunioni. Parli con un medico di base su 8 ore di lavoro, 5 le farà parlando con i pazienti, 3 a fornire informazioni all'ente regionale che le raccoglie e tutte queste cose. Quindi questa cosa qui continua a bloccare l'Italia. Purtroppo è estremamente difficile da superare, temo, perché ogni partito politico dice di volerla fare, ma non è una vera priorità. Appare a pagina 87 del programma politico, programma elettorale di un partito, cioè semplifichiamo. Temo che questo rifletta una cosa piuttosto difficile da superare, che a noi diventa difficile votare un partito che ha come principale programma quello di semplificare l'Italia. Noi votiamo un partito che ci promette di tagliare le tasse, ci manda in pensione prima, ci dà il reddito di cittadinanza e così via. Ma non ci si rende conto che un paese dove c'è troppa burocrazia è un paese in cui è difficile interagire tra imprese e pubblica amministrazione, è un paese dove si investe poco, dove è difficile fare attività di impresa. E allora, se è difficile fare attività di impresa, allora magari uno la va a fare da qualche altra parte del mondo. Andiamo al lato A. Lato A. Henri Laborie è un biologo e filosofo francese. Quando non può più lottare contro il vento e il mare per seguire la sua rotta, il veliero ha 2 possibilità: andare alla deriva o fuggire davanti alla tempesta. La fuga è spesso il solo modo per salvarsi. È per quello che ha lasciato Palazzo Madama dopo 8 mesi? Sì, adesso scappato. No, tra l'altro invece nel lato B, quelli che molti hanno visto come una rinuncia, quello di non portare a termine l'incarico, quello invece non era una rinuncia, si era raggiunto l'obiettivo, cioè quello di far partire un governo politico. Nel caso invece degli 8 mesi passati al Senato, lì la cosa è stata motivata, le mie dimissioni sono state motivate da due cose. La prima era che io ero stato eletto con il gruppo del Partito Democratico e in 8 mesi il Partito Democratico con cui ero stato eletto non era più il Partito Democratico che poi si è venuto a creare con, prima ancora delle elezioni di Elly Schlein, l'approvazione dei valori, i nuovi valori del Partito Democratico dal gennaio 2023, che erano estremamente diversi da quelli preesistenti, quelli del 2008, che io avevo letto prima di accettare di candidarmi e che peraltro non scomparivano, esistevano insieme a quelli del 2023, cosa del tutto impossibile, perché è come dire tu sei milanista e interista al tempo stesso, non può essere. Il documento del 2023 approvato dalla direzione del Partito Democratico prendeva posizioni che erano estremamente diverse da quelle del 2008. A quel punto lì ho fatto un ultimo tentativo, mi sono messo a disposizione di Bonaccini, che rappresentava un punto di vista più liberal democratico, sono fondamentalmente un liberal democratico, e poi Bonaccini ha perso pure Bonaccini, è arrivata Elly Schlein a quel punto lì. L'altro motivo era che quello a cui ho già accennato, che la vita del parlamentare mi sembrava di star lì a scaldare la sedia, e se c'è una cosa che io non sopporto è stare a scaldare la sedia. Non avevo fondamentalmente molto da fare, perché quello che fa il parlamentare, il peon, naturalmente, io ero un peon, parte dei peones, è quello appunto di prendere ordine, stai lì a schiacciare il bottoncino e così via. Quindi sì, a quel punto lì, di fronte alla possibilità di stare lì altri 4 mesi e mezzo, ho detto è meglio andare via. Naturalmente lo stipendio è buono, c'è niente da fare, lo stipendio è buono, la mensa è ottima e
secondo me la cioccolata calda del bar del Senato è la migliore di tutto il mondo, lo dico, è davvero buona. Il suo soprannome era Mani di Forbice. Qui la politica, ci sono dei costi che lei istintivamente taglierebbe? Istintivamente taglierei? Ma una è quella dello spreco delle luci del Senato, perché io mi sono preso questo obiettivo, già l'avevo fatto quando ero commissario per la revisione della spesa. Quando andavo in visita al Senato o alla Camera, quello che facevo regolarmente è andare nelle toilette e spegnere le luci. Quando sono arrivato al Senato come senatore ho fatto la stessa cosa, però mi sono accorto che era diventato più difficile spegnere le luci, perché in molti bagni avevano installato quelle luci che si spengono automaticamente. Allora uno dice, ma se si spengono automaticamente, che bisogno c'è di spegnere? Si spengono automaticamente. No, perché c'era l'apparecchiatura, le luci erano accese, ma quando uno usciva le luci non si spegnevano. Quindi erano malfunzionanti. E quando io ho fatto notare questa cosa ad alcuni commessi, loro cadono dalle nuvole, no, ma si vede, è accesa la luce perché sarà appena uscito qualcuno. Erano proprio rotti, la maggior parte, ne ho trovato uno che funzionava, le altre era sempre la luce accesa. E l'ho detto, adesso lo sistemiamo, non era stato, dopo un po' non era stato sistemato, dopo 10 giorni stessa cosa, mi sono convinto che non c'era niente da fare, anzi alla fine mi sono autoconvinto del fatto che avevano messo questi sensori proprio sapendo che arrivava Cottarelli che avrebbe spento le luci, così non gliele facciamo spegnere le luci. No, mi sono trovato, questa è una piccola cosa, però in generale nella pubblica amministrazione ovviamente ci sono sprechi di questo genere che potrebbero essere ridotti, naturalmente diventa difficile farlo e soprattutto diventa difficile farlo in un posto come il Parlamento che si autogoverna, quindi non puoi neanche avere controlli dal di fuori. Poi se parliamo seriamente invece di quello che c'è da fare, c'è tanto da fare, però io ho fatto il mio lavoro di commissario per la revisione della spesa 10 anni fa e non è più stato fatto niente di simile e dopo 10 anni il mio lavoro è obsoleto, dovrebbe essere rifatto. Ci sarebbe da risparmiare, sì, però probabilmente bisogna, anche se molte cose non sono cambiate, sarebbe comunque necessario andare a rifare il lavoro che avevo fatto. In un libro del 2016, mi pare, lei parla del debito pubblico come di un macigno. Oggi quel macigno quanto è pesante rispetto al 2016? No, dunque, il debito pubblico si misura rispetto alla dimensione dell'economia. Infatti si guarda il rapporto tra debito pubblico e PIL. Il PIL è il reddito, la ricchezza che si produce in un anno. Il prodotto interno lordo è quello che viene prodotto in un anno dagli italiani e che viene anche redistribuito, quindi quello è il reddito degli italiani. Ora il rapporto tra debito pubblico e PIL era, quando ho scritto quel libro, del 135,7%, adesso siamo a 137,3%, probabilmente 37,8%, diciamo 138 entro la fine di quest'anno. Quindi siamo più o meno sugli stessi livelli. Nonostante il Covid, una cosa che ha aiutato molto lo Stato durante il Covid è stata l'inflazione, o meglio, subito dopo il Covid, perché quando c'è inflazione il valore dei titoli di Stato già emessi in passato viene eroso in termini di valore reale, quindi al netto dei prezzi, appunto dall'inflazione. Questo è un classico modo con cui si riduce il debito pubblico. L'inflazione è una tassa su chi ha comprato titoli di Stato direttamente o indirettamente. Magari voi non avete comprato titoli di Stato direttamente, ma tutti voi avrete avuto depositi bancari. I depositi bancari, se uno aveva 10.000 euro di depositi bancari all'inizio del 2022, alla fine dell'anno aveva ancora 10.000 euro, ma quei 10.000 euro non valevano tanto quelli iniziali, perché nel frattempo i prezzi erano aumentati dell'11%.
Quindi voi avete subito una patrimoniale dell'11%. C'era mai stata una cosa così in Italia? Mai stata. Noi ci ricordiamo ancora la patrimoniale di Amato, che era del 1992-93, che era dello 0,6% dei depositi. Nel 2022 tutti noi che abbiamo depositi bancari abbiamo subito una patrimoniale dell'11% e ce ne siamo stati zitti e buoni. E chi ci ha guadagnato? Lo Stato italiano, perché quei depositi sono investiti dalle banche in titoli di Stato e il valore in termini reali al netto dell'inflazione dei depositi dei titoli di Stato è caduto dell'11%. Questo è quello che ha consentito al debito di salire poco. Se guardiamo in avanti, la situazione non è molto buona. Abbiamo fatto qualche calcolo appunto con l'osservatorio sui conti pubblici e volendo mantenere le politiche attuali, cioè volendo rinnovare i tagli di tasse temporanei fatti fino a quest'anno, taglio dei contributi, taglio dei tasse, un po' altre di misure temporanee, volendo confermarle per gli anni successivi e tenendo in conto che le previsioni del governo sono molto ottimistiche sull'andamento dei prezzi, dell'inflazione per i prossimi anni, con ipotesi un po' più normali, si vede che da qui al 2027 il rapporto tra debito pubblico e PIL salirebbe dal 137 al 142%, salirebbe di 5,5 punti percentuali. Non c'è mai stato, in assenza di uno shock economico, da 30 anni, non c'è mai stato un momento in cui il debito pubblico sia aumentato così rapidamente, 5 punti percentuali e mezzo nel giro di 3 anni, il che vuol dire che il governo probabilmente dovrà fare qualcosa in proposito, ma se anche fa qualcosa, quello che verrà fatto, parentesi, una buona parte di questa crescita è dovuta al super bonus 110%, eccetera, eccetera. C'ha ragione Giorgetti su questo. Ora, se o il governo fa qualcosa, oppure se fa qualcosa, il meglio che cercherà di avere è di stabilizzare il debito dove siamo adesso. Per ridurlo ci vorrebbe miracoli. Il che cosa comporta questo? Che al momento i problemi non sono legati a questo debito pubblico così alto, non sono enormi, perché i mercati finanziari in questo momento sono di buon umore, perché si aspettano una riduzione dei tassi di interesse, perché l'economia mondiale poi non va malaccio nonostante tutte le guerre che ci sono e così via. Ma se cambia l'umore dei mercati finanziari, se c'è qualche scintilla che fa scoppiare l'incendio, e ogni tanto accade, allora di nuovo l'Italia si trova lì col debito pubblico più alto di tutta Europa, tranne la Grecia. Ma la Grecia ha un vantaggio rispetto a noi: la maggior parte dei creditori greci sono gli stessi paesi dell'Unione Europea, non sono i mercati finanziari. È il famoso MES, è la stessa Italia che ha fatto prestiti alla Grecia per salvarla 10 anni fa. Quindi siamo noi che abbiamo un debito pubblico finanziato sui mercati in Europa, abbiamo un debito pubblico finanziato sui mercati più alto di tutti gli altri. Ed è per questo che in caso di maretta o di burrasca sui mercati finanziari ci può salvare, finché andiamo avanti ad avere un debito di questo genere, soltanto una cosa: l'intervento della Banca Centrale Europea. C'è stato nel 2020, in occasione del Covid, e lì abbiamo cominciato a ricevere per 2 anni una marea di soldi dalla Banca Centrale Europea. La questione è se possiamo pensare di essere sempre così fortunati che nel caso scoppia l'incendio arrivano i pompieri e ti spengono l'incendio. Il problema del debito pubblico non è stato risolto, potrebbe essere risolto senza tanta austerità, semplicemente attraverso la crescita economica che fa migliorare i conti dello Stato di per sé, cosa che è stata fatta dal Portogallo, per esempio, che negli ultimi 8 anni ha ridotto il debito pubblico di 31 punti percentuali, cosa che è stata fatta da 8-9 paesi a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, e soltanto noi non siamo riusciti a farlo. Quindi il fardello c'è ancora, dobbiamo sperare di essere fortunati, che nessuno butti il fiammifero, faccia scoppiare un incendio a livello mondiale, oppure che se c'è un incendio arrivino di nuovo i pompieri della Banca Centrale Europea. Lei ha parlato o ha scritto da qualche parte, insomma, ha parlato di crescita sostenibile. C'è bisogno di crescita sostenibile a livello finanziario, sociale,
ambientale. Cosa significa crescita sostenibile? No, allora, intanto noi abbiamo un problema di crescita prima di tutto, perché i primi 20 anni, diciamo, il ventennio tra il 1999 e il 2019 è stato il peggior ventennio della crescita della storia economica italiana, praticamente crescita quasi zero. Adesso stiamo crescendo, lì ci sono diversi punti di vista che si possono guardare. Dal nostro punto di vista, prima di tutto, c'è una questione di sostenibilità del debito pubblico, perché non c'è dubbio che negli ultimi anni è stato un po' più facile crescere perché c'era una marea di soldi che lo Stato, che noi ricevevamo dalla Banca Centrale Europea e che poi mettevamo nell'economia. Questi soldi adesso arrivano ancora non più dalla Banca Centrale, ma dal famoso Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Ma questi durano fino al 2026, quindi prima c'è una sostenibilità economica della crescita che dipende dalla nostra necessità di fare riforme vere. Come ha detto Giorgetti, la ripresa che abbiamo avuto è stata un po' drogata appunto dal bonus 110% e dagli altri bonus edilizi, da quei 200 miliardi spesi, secondo me, in modo folle. Do completamente ragione a Giorgetti su questo. Poi si parla di sostenibilità sociale. Una crescita che beneficia soltanto una parte della popolazione di solito non funziona bene. Però prima di tutto, come dico, il nostro problema è quello di far aumentare la dimensione della torta piuttosto che redistribuire la torta. Fino agli ultimi 2 anni, gli ultimi anni sono stati un po' diversi, ma fino agli ultimi 2 anni l'aumento della povertà in Italia non era stato dovuto al fatto che i ricchi diventavano più ricchi a spese dei poveri. Era l'intera dimensione della torta che non cresceva, anzi che si riduceva, perché noi abbiamo raggiunto un picco nel nostro livello di reddito nel 2007, poi tendenzialmente siamo scesi. Gli ultimi 2 anni sono stati diversi perché con l'inflazione c'è stata anche una forte ridistribuzione del reddito a favore dei redditi alti e a sfavore dei redditi bassi, soprattutto la classe media, medio-bassa. E poi c'è una questione di sostenibilità ambientale e lì però la questione non riguarda soltanto noi, riguarda l'intero pianeta e lì sinceramente sarebbe possibile avere una crescita sostenibile. Vi faccio un esempio molto evidente. La Svezia è un paese che ha un reddito molto più alto reddito pro capite molto più alto del nostro. Eppure in termini di emissioni di CO2 un cittadino svedese emette solo un po' più della metà di quello che fa un cittadino italiano. Cioè un italiano è responsabile ogni anno per 5 tonnellate e mezzo di CO2 immesse nell'atmosfera, uno svedese sono 3 tonnellate, nonostante abbiano un reddito più alto, quindi consumino di più, e nonostante stiano in un paese freddo. Il che cosa ci dice? Una buona notizia che è possibile avere un reddito molto più alto del nostro ed emettere di meno. Quindi non è necessariamente che se tu vuoi emettere di meno devi rinunciare a crescere, non c'è questa cosa. Però quello che è vero è che bisogna farlo sostenendo inizialmente dei costi che non sono indifferenti, devi investire in forme di produzione e di consumo di energia che richiedono che sono inizialmente più costose. E quindi c'è questa cosa, questo sforzo per noi, per tutto il mondo. E io al momento sinceramente non vedo la volontà politica di fare questa cosa. La gran parte delle cose che si fanno in quest'area sono chiacchiere. Anche l'ultima conferenza, quella tenuta a Dubai, che molti giornali hanno annunciato come una conferenza fondamentale, non si è deciso nulla, erano tutte parole. Quindi di questo non parlo in questo libro, ne parlo nell'ultimo capitolo del mio libro precedente intitolato Chimere, che pure trovate fuori naturalmente se volete comprarlo, e in cui l'ultimo capitolo non finisce in una maniera così come ve l'ho detto adesso, per un motivo ben preciso. Mia moglie si occupa di queste cose professionalmente, prima alla Banca Mondiale, adesso è in pensione ma continua a occuparsi di queste cose. Le ho dato da leggere la prima versione di questo capitolo
viene giù con una faccia funerale e mi dice o tu lo rendi un po' più ottimista oppure io chiedo il divorzio. Allora mi sono dovuto prontamente adeguare a questa cosa, ma io sono davvero invece piuttosto preoccupato. A proposito di denaro che arriva dall'Europa, 240 miliardi di PNRR, sono soldi che a debito, gran parte, no? Che dovremmo ritornare, che dovremmo pagare. Il PNRR prometteva un boom economico, professore, che di fatto non c'è stato, o volendo essere ottimisti qualcosa potremmo vedere? Allora, ricordiamo una cosa prima di tutto, questi 200 miliardi che stanno arrivando, metà sono già arrivati, sono 200 miliardi che comunque ci hanno aiutato in qualche modo, perché non stiamo crescendo a un tasso spettacolare, però cresciamo per esempio molto più della Germania, stiamo crescendo un po' più della Francia, non siamo più i fanalini di coda dell'Europa. Quindi, indipendentemente da quello che ci facciamo con questi soldi, il fatto di avere uno Stato che in questi anni è riuscito a finanziarsi più facilmente è stata una cosa molto importante. Non dimentichiamo anche l'effetto di annuncio di questa cosa, quando nel 2020, che eravamo nel profondo della crisi Covid, si capì che l'Europa avrebbe fatto qualcosa, un elemento di solidarietà, è stato molto importante. Questo però è un effetto che dura finché durano i soldi. La questione è se noi stiamo utilizzando quei soldi per far davvero aumentare la capacità produttiva del paese. E su quello probabilmente, se devo dare una risposta sì o no, la risposta è probabilmente no. In parte questo è dovuto al tipo stesso di cose che erano previste in questo programma. Ci sono tante cose che rendono il nostro paese più vivibile, ma non è che ne aumentano la capacità produttiva. Molti soldi sono andati appunto a finanziare i bonus edilizi, che rendono le nostre case più verdi, ma non è che aumentano la capacità produttiva del paese. Tante cose che stiamo facendo con quei soldi, a parte che ci stiamo muovendo molto lentamente nel realizzare questi progetti, rimane la domanda, ma stiamo facendo gli investimenti giusti? Vi faccio un esempio, uno degli obiettivi di questo programma, di questo piano, è quello di rendere più facili le comunicazioni all'interno del paese. Il paese con una rete di comunicazioni che funziona meglio, in generale anche l'economia va meglio. Sono stati scelti una settantina di progetti per rendere il paese, la viabilità del paese più facile, ma sono stati tirati fuori da un cassetto senza fare un'analisi vera di costi e benefici di ogni progetto. Per esempio, nessuno ha mai spiegato perché è stata considerata prioritaria l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, piuttosto che, sempre per rimanere al sud, l'alta velocità Ancona-Bari, oppure per andare dall'altra parte della penisola, l'alta velocità Genova-Roma. Perché Salerno-Reggio Calabria alta velocità è stata considerata prioritaria rispetto alle altre due tratte che vi ho nominato? Nessuno l'ha mai detto, quindi dobbiamo sperare che le cose che si stanno facendo alla fine funzionino. Io in questo programma di visita alle scuole a cui lei ha accennato, il PESES, io ho visitato quest'anno 43 scuole e ancora 2 le ho da fare, e tutte le scuole hanno ricevuto dei soldi, 200, 300, 400 mila euro dal PNRR, però sono venute con dei vincoli. Magari una scuola con quei soldi voleva rifare la biblioteca, ma rifare la biblioteca non è stato considerato un progetto tecnologicamente avanzato, e allora che cosa ci ha fatto? Ci ha fatto l'aula della realtà virtuale. Tutte le scuole in Italia adesso stanno mettendo su l'aula della realtà virtuale. È davvero questo che abbiamo bisogno per crescere di più? Nell'immediato sì, perché quelli che producono i macchinari per la realtà virtuale di nuovo lavorano in questo periodo, ma stiamo aumentando la capacità produttiva del paese? Non lo so. L'altra grande questione riguarda le riforme, perché il PNRR è fatto di investimenti e di riforme. Stiamo facendo le riforme giuste? Riusciremo a raggiungere gli obiettivi? Uno degli obiettivi molto importanti è di ridurre la durata dei processi civili. Perché i processi civili sono importanti nell'economia? Perché se tu sei un'impresa che viene a investire in Italia, qualcosa va storto,
vai dal giudice, ci vogliono 8 anni a avere una sentenza, tu non vieni più a investire in Italia. Quindi rendere più rapida la nostra giustizia civile e commerciale è un obiettivo molto importante. Ci riusciremo? Lo vedremo soltanto al 2026, quando finisce il programma. Rimane un grosso punto di domanda. Però se io dovessi scommettere, temo che non ci stiamo riuscendo. E forse il governo stesso non ci crede neanche lui, perché nell'ultimo documento di economia e finanza, se si guardano i tassi di crescita previsti per l'economia italiana da qui al 2027, si parla sempre dell'1%, che era la velocità che in assenza di crisi economiche abbiamo ottenuto, per esempio, tra il 2014 e il 2019, 1%. Rimaniamo fermi a quel livello. La riporto dentro il palazzo. Magari alleggeriamo anche un po', no? Perché ci sono delle parti anche divertenti, se non fossero tragicamente vere. Tipo il racconto del senatore che relaziona e legge un documento e non si rende conto, ma non si rende conto neanche l'Aula, che quel documento lo sta leggendo per la seconda volta. Sì, in realtà è una commissione. Allora, ci sono tante procedure burocratiche e bizantinismi in Parlamento. Uno di questi è la cosiddetta oralità delle procedure. Ogni documento, ogni legge, ogni provvedimento che deve essere discusso ha un relatore e il relatore deve leggere un documento che riassume, ma neanche poi intanto riassunto, riassume la legge stessa. E questo documento, la relazione, deve essere letto prima in commissione e poi nell'aula da un senatore o da una senatrice. La cosa è puramente formale, tant'è vero che la gente non sta a ascoltare quello che viene letto dal relatore, anche se deve essere fatto lo stesso. Il che porta a situazioni paradossali che in 2 occasioni mi è successo nella Commissione Finanze del Senato, che c'era questo relatore che aveva 2 documenti da leggere, uno riguardava il provvedimento A e un altro il provvedimento B, o provvedimento numero 1 e provvedimento numero 2. Il relatore legge il primo documento, arriva alla fine, dopodiché c'è una breve discussione, il relatore deve leggere il secondo documento, si sbaglia e ricomincia a leggere la relazione del primo documento. E nessuno se ne accorge. Il primo sono stato io ad accorgere, alzo la mano, scusate, ma lei sta leggendo la stessa cosa che ha letto prima? Non mi scompire. La seconda volta pure io mi sono distratto, per cui passati 5 minuti e poi un funzionario del Senato ha detto: guardate, state leggendo la stessa relazione precedente. Ora, quando queste cose avvengono, uno si dice: vabbè, ma allora perché passare il tempo a leggere questa cosa? Se nessuno ascolta, non la leggiamo, si può dire lo diamo per letta. Ci sono alcuni provvedimenti, poi alcune relazioni che sono particolarmente lunghe, quelle che per esempio riguardano la legge di bilancio. Allora il relatore legge un po' più velocemente questa cosa, però tanto non si capisce lo stesso. E il che, per esempio, in una di queste occasioni in cui il relatore leggeva più velocemente, ma non abbastanza velocemente, il senatore Lotito si alza e dice: ma leggi più veloce, tanto non ascoltiamo lo stesso. E, anzi ha detto: leggi lo stile riunione del condominio. E dopodiché sì, questo riflette un fatto fondamentale, questo bizantinismo riflette però un fatto fondamentale, non è cattiva volontà, ma credo sia semplicemente la consapevolezza che tanto ormai le cose le decide sempre e soltanto il governo, che il dibattito parlamentare ormai ha perso il suo ruolo. E se ha perso il suo ruolo, allora è meglio il dibattito parlamentare renderlo una prosecuzione della campagna elettorale, perché questo nessuno sta ad ascoltare quello che davvero dici. Tu parli sperando che ci sia poi qualcuno che ti riprende con la telecamera, allora il tuo pubblico ti ascolta a casa, che poi mi sembra un po', però c'è questa possibilità. Oppure appunto hai queste procedure di lettura senza che nessuno ascolti, perché tanto bisogna far passare il tempo.
Quindi il dibattito di fatto dà poca soddisfazione. Diciamo che anche quello che si vede in TV del dibattito. No, in TV fanno vedere, non so. Spesso c'è il brusio o l'aula vuota, e quindi. Sì, allora, quando uno parla in Senato, parla al meglio, parla nel brusio generale, al Senato oppure alla Camera, parla nel brusio generale perché nessuno ti ascolta. La gente chiacchiera, sta girata, si formano i crocchi e così via. Questa è la situazione buona, perché quando c'è silenzio vuol dire che l'aula è vuota, ma anche su cose, su provvedimenti importanti. Ci sono certe discussioni in cui ci sono 20 persone che ti ascoltano. Nel cosiddetto question time, le interrogazioni parlamentari del giovedì, siccome molti se ne vanno il giovedì mattina, ti trovi, io ho certe foto in cui c'era tutta metà dell'aula vuota e da questo lato qui eravamo in 7 o 8. Naturalmente durante il resto della settimana, cioè il martedì e mercoledì, c'è un po' più di gente, però a parte il momento del voto dove la gente va a votare perché le presenze vengono considerate soltanto quando voti, in altri momenti parli nel silenzio generale, nel disinteresse generale, con poca gente, oppure se c'è un po' di gente comunque nel brusio. E quindi anche questo toglie in qualche modo, ti senti di stare lì a parlare nel vuoto. Perché debba essere così? Perché ormai, come ho detto, le cose le decide il governo. Uno, secondo, il fatto che chi va in Parlamento ci va in qualche modo per un merito speciale, cioè la fedeltà a capo del partito. Non ci sono più le preferenze, quindi i cittadini non possono più scegliere chi va in Parlamento. Quindi uno viene messo in lista fondamentalmente perché si pensa, non è così per tutti, ma che possa essere fedele al capo o alla capa del partito. Il PEON segue di fatto le indicazioni del segretario d'aula e ci spiega cos'è asino. Asino. Allora, come avvengono le votazioni? Avvengono per voto elettronico, anche se la cosa assurda è che in assenza di una richiesta specifica che deve essere fatta ogni giorno, le votazioni si fanno per alzata di mano. Però siccome ogni giorno, da circa 10 anni, c'è qualcuno che chiede il voto elettronico, si fanno per voto elettronico. Il voto elettronico, ci sono 3 pulsanti che stanno nascosti in un buchino perché delle volte il voto deve essere segreto. Ci sono 3 colori, ma uno non vede. I 3 colori sono il no è il rosso, il verde è sì, il bianco è astenuto. Però uno non vede i colori e allora c'è un giochetto mnemonico per ricordarsi l'ordine dei 3 pulsanti. E te lo dicono subito, il primo giorno. Il primo pulsante è A, astenuto. Il secondo pulsante è quello del sì e il terzo è quello del no. Come fa? Ricordatelo, asino. Allora uno, io mi sono trovato a votare pensando asino. E quando tu devi votare, come mi è successo, 400 emendamenti in 2 ore, tu non fai altro che pensare asino per 400 volte. Cioè è una cosa piuttosto che, di nuovo, anche questo scoraggia abbastanza. Faccio le ultime 2 domande, poi raccogliamo, se lei è d'accordo, un paio di domande dal pubblico. Facciamo così. L'astensionismo, che sembra essere, anzi è il partito di maggioranza in Italia, e noi, mi pare di ricordare che nella Prima Repubblica il 93-94% degli italiani andava a votare, oggi siamo intorno al 62-63%. Lei in questo libro raccoglie dei suggerimenti per risolvere o cercare di risolvere questo, che insomma è un problema spinoso. Sono 14 suggerimenti per riportare gli italiani alle urne. Quali sono quelli più importanti? Allora, non so se funziona, ma prima di tutto secondo me il problema molto serio per una democrazia, perché non andare a votare in qualche modo vuol dire rigettare proprio il sistema politico, secondo me, essere così delusi da dire io preferisco starmene a casa piuttosto che esercitare questo diritto. Ci sono diversi suggerimenti, forse quello principale è quello di tornare a dare un ruolo al Parlamento,
modo tale che tu sai che stai eleggendo qualcuno che ti va a rappresentare, tornando alle preferenze, il cittadino deve poter scegliere chi va a votare, e poi cercando di ridurre l'enorme peso che ha adesso l'esecutivo rispetto al Parlamento stesso. Il potere esecutivo vuol dire il governo e domina sempre più il Parlamento ricorrendo a 3 strumenti. Uno è un uso sempre più frequente dei decreti legge fatti dal governo, leggi quindi scritte che diventano subito, devono essere poi confermate dal Parlamento, ma intanto il decreto legge ha subito forza di legge. Secondo, il ricorso ripetuto al voto di fiducia. Il voto di fiducia legato a un provvedimento interrompe la discussione parlamentare e tutto il processo di emendamento relativo a quella legge. E la terza cosa, è ancora più preoccupante secondo me, è il ricorso frequente a leggi delega da parte del Parlamento stesso, su ordine ovviamente del governo. Cos'è una legge delega? Una legge delega è una legge che delega il governo a scrivere le leggi seguendo certi principi. Se i principi però sono definiti in maniera vaga, a questo punto il governo può scrivere qualunque cosa. E le leggi delega che abbiamo approvato negli ultimi anni diventano sempre più vaghe. I principi vengono scritti in maniera sempre più vaga. Un esempio evidente è la legge sulla riforma del fisco, in cui fondamentalmente il governo italiano può e sta usando il potere di scrivere le leggi delega per fissare livelli di tassazione che non sono indicati nella legge delega. Le aliquote di tassazione dell'IRPEF, dell'IVA e di tutte le altre tasse sono lasciate al governo stesso, cosa davvero strana, perché l'essenza di un Parlamento dalla Magna Carta in poi è stato quello di fissare il livello di tassazione. No, è il governo che lo fissa. Questa è un'altra. Come poi si possa fare lo lascio ai costituzionalisti, ma questo deve essere l'obiettivo. Credo che sarebbe anche utile, come segnale di buona gestione del Parlamento, se i nostri parlamentari fossero pagati tanto quanto i colleghi tedeschi, francesi e inglesi, cosa che attualmente non viene. I parlamentari italiani vengono pagati di più. Avrete visto forse qualche mese fa, e lo cito nel libro, Fassino che sventolava il suo cedolino, a parte le questioni di questi giorni che riguardano Fassino e i profumi, ma sventolava il cedolino dicendo che un parlamentare guadagna poco più di 4.000 euro netti al mese. Non è così, un parlamentare porta a casa, tenendo conto di vari partiti politici, a indicare nei programmi elettorali come saranno finanziate le cose che promettono, perché è troppo facile, altrimenti troppo facile fare promesse di marinaio. I nostri documenti, le leggi elettorali sono piene di promesse, no, le leggi elettorali, scusate, i programmi elettorali sono pieni di promesse da marinaio, perché tanto non devi indicare come saranno finanziate le cose che prometti. E infine sarebbe molto importante quello di quello di insegnare nelle scuole che essere un buon cittadino vuole anche dire andare a votare. Naturalmente non lo puoi fare nell'ora di educazione civica, che è già strapiena di cose incredibili che devono essere fatte. Ok, raccogliamo delle domande. Io approfitto una piccola chiosa sull'intelligenza artificiale, professore, perché il mondo del lavoro, perché proprio è di questa sera la notizia che il prossimo G7, al quale parteciperà anche Papa Francesco, si parlerà di intelligenza artificiale. Quanto l'intelligenza artificiale, secondo lei, può diventare un problema per il mondo del lavoro e per l'occupazione? Secondo me abbiamo visto trasformazioni tecnologiche molto più intense di quelle appunto dell'intelligenza artificiale e delle altre cose che abbiamo visto, che sono riassunte col termine Information and Communication Technology, cioè tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Computer, informatica, digitalizzazione, internet, robotica e adesso anche intelligenza artificiale.
Questa fase di trasformazione tecnologica non è comparabile, è molto meno importante in termini quantitativi della seconda rivoluzione industriale, quella che abbiamo vissuto tra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo. E vi dico questo perché quella fase di rivoluzione tecnologica tra il cavallo tra fine XIX e i primi decenni del XX secolo portò a un aumento della produttività. Stiamo parlando, produttività è quanto tu produci in un'ora di lavoro, in 4 o 5 volte più forte di quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Cioè, in conseguenza dei cambiamenti tecnologici degli ultimi anni, negli Stati Uniti, che sono il paese tecnologicamente più avanzato, la produttività aumenta di circa lo 0,4% l'anno. Questo è successo nell'ultimo ventennio. 0,4% l'anno. Nel periodo d'oro del secolo scorso, per 50 anni, la produttività negli Stati Uniti è aumentata del 2% l'anno, a una velocità quindi 5 volte superiore di quello che abbiamo ottenuto con queste trasformazioni tecnologiche. Ora, l'intelligenza artificiale è ancora relativamente nuova e quindi si può dire siamo alle soglie di una rivoluzione che poi porterà a un'esplosione di produttività, faranno tutte le macchine e noi non lavoreremo più. Infatti il fatto che quella di per sé è una cosa buona, perché vorrà dire che la tecnologia ha portato per esempio la riduzione degli orari di lavoro dalle 12 ore, anche di più, del XIX secolo alle attuali 5 giorni lavorativi, alcuni 4, orari di lavoro che vanno dalle 36 ore alle 37, 38, qualche volta 40. La produttività aumenta, l'innovazione tecnologica, l'aumento della produttività porta a un aumento della ricchezza prodotta e di solito anche alla necessità di lavorare di meno. Ma questo sta avvenendo a una velocità che è molto più lenta di quello che avveniva nel passato. Come dico, può avvenire, siamo alle soglie magari di un cambiamento che però ancora non vediamo nei dati. Negli Stati Uniti sta aumentando molto la produzione perché aumenta il numero di persone che lavorano, non perché l'intelligenza artificiale produce di più. Potremmo essere alla soglia di una rivoluzione che ancora non vediamo. Dico un'ultima cosa, io questa storia l'avevo già sentita. Nel 1987 Robert Solow, premio Nobel dell'economia, scrisse un pezzo per il New York Times dicendo io vedo computer dappertutto tranne che nei dati della produttività. Gli venne risposto sì, ma aspetta, siamo nella fase finale di una rivoluzione tecnologica, un periodo di incubazione che sta per dare origine a un'esplosione di produttività che poi non c'è stata. Domande? Ecco, se vi prego di fare domande brevi così ne raccogliamo più di una. Buonasera, io vorrei conoscere la sua opinione sulla costruzione del ponte sullo stretto. Allora, quante ore abbiamo? Allora, io non ho mai studiato in dettaglio il ponte sullo stretto come progetto. Ho studiato per esempio invece l'alta velocità, quella Val di Susa, eccetera. Il ponte dello stretto non l'ho mai studiato in dettaglio. L'unica cosa è che ho parlato con gente che ha studiato in dettaglio. La risposta generale che ho ricevuto, prevalente che ho ricevuto, è che l'idea di avere un ponte sullo stretto non è sbagliato. Il modo con cui la stanno cercando di fare, secondo le persone con cui ho parlato, è sbagliato. Il mio punto di vista però in generale è un altro, che se io ho 10 miliardi da spendere, ci sono cose più urgenti del ponte sullo stretto. In Sicilia, perché fai il ponte sullo stretto e hai una certa velocità in quel tratto, ma la rete ferroviaria in Sicilia è praticamente inesistente. Lo dico anche per esperienza personale, perché come parte di questo progetto di visita nelle scuole in Sicilia, io sono arrivato a Catania, mi sono dovuto prendere una 500 noleggio per andare a visitare 4 paesi che non erano neanche poi tanti lontani l'uno dall'altro. Non ci sono, praticamente le reti ferroviarie non ci sono. Abbiamo fatto uno studio all'osservatorio
per calcolare quali sono le velocità di spostamento da un capoluogo di provincia all'altro in tutte le regioni d'Italia, tenendo conto della velocità del treno, di quante volte si ferma il treno e anche dell'itinerario, perché se tu da qui a qui devi fare così, ovviamente il tempo effettivo si allunga, la velocità si rallenta. Ora, tenendo conto di tutto questo, la velocità di un treno in Sicilia è di 26 km all'ora. 26 km all'ora. A 100 km ci vogliono 4 ore. Non è il peggio è la Basilicata, perché la Basilicata c'ha 2 capoluoghi di provincia, Potenza e Matera, e non sono collegati tra per uno deve fare un giro praticamente passando da Napoli, cose di questo genere. Però il secondo peggiore è la Sicilia. Quindi chiaramente io metterei soldi da qualche altra parte prima di metterli nel ponte sullo stretto. Altra domanda? Qui davanti. Buonasera professore. Le chiedo, sarebbe un buon sistema quello di eliminare Sulla sinistra. Di là. di eliminare una delle 2 camere come aveva proposto Renzi a suo tempo? Non Sì, farebbe far correre di più il governo? Sì, no, questa è una delle cose che propongo, perché le 2 camere sono l'una la copia carbone dell'altra. Tenendo conto di questo, lo sanno benissimo i parlamentari, un po' ci si arrangia, nel senso che spesso ormai avviene che la vera discussione avviene soltanto in una delle vera discussione, se si può chiamarla così, perché vi ho già detto. Comunque la discussione principale avviene in una delle 2 camere, il provvedimento va all'altra, magari ci si mette il voto di fiducia e si salta tutta la fase di discussione della seconda camera. Però comunque rimane il fatto che hai 2 apparati che costano tutte e 2, la Camera costa circa 1 miliardo, il Senato costa 500 milioni all'anno, credo che sarebbe utile anche in termini di risparmio avere una sola Camera. È diverso in paesi come gli Stati Uniti, dove effettivamente una delle 2 Camere ha una rappresentanza diversa, il metodo elettorale in particolare è completamente diverso negli Stati Uniti. Al Senato ogni Stato degli Stati Uniti d'America ha 2 rappresentanti indipendentemente dalla dimensione, quindi si dà maggior peso al Senato, agli interessi locali. Però in Italia, dove ormai il metodo elettorale è praticamente lo stesso, credo che sarebbe utile eliminare una delle 2 camere, ma eliminarla davvero, non trasformarne una come, non so, Camera delle Regioni, perché altrimenti in termini di passaggio burocratico rimarrebbe troppo complicata la cosa. Prego. Sì, 2 domande. Allora, la prima è, ho visto un articolo di Fubini molto importante sull'America, che dice che l'ingresso in America di 2-3 milioni, mi pare, di immigrati, specialmente dal Sud America, no? Ha portato a una crescita economica nel paese. E infatti lì sono cresciuti del 3-4% l'economia e i salari sono aumentati. L'Italia invece non ha mai affrontato e non sta affrontando il problema della produttività nel nostro paese, e per questo abbiamo anche i bassi salari, per questo blocchiamo anche la possibilità di occupare in regola persone immigrate, che nonostante il calo della popolazione nel nostro paese e l'invecchiamento, cioè, per dire, la gente che va fuori adesso in pensione non sarà sostituita dai giovani che stanno andando all'estero. Prima osservazione. La seconda è questa. Siamo un paese, cioè, con l'inflazione, di fatto ha tagliato, diceva prima, ha tagliato l'11% dei soldi dei nostri risparmi, tanto per dire, no? E la gente, più bastonate prende in testa, più sta applaudendo, perché neanche si accorge, applaude e basta, no? E se parli ti dicono che tu sei quello che, cioè, diventi comunista, perché se parli diventi comunista. A me non me ne fotte niente cosa dicono i comunisti, no? Dico che mi stanno fregando. Ecco, su questo c'è un silenzio della gente che è paradossale. Cioè, io so che se il Parlamento è così, e mi fermo,
io sono preoccupato perché abbiamo la popolazione che dorme su questa roba qui e non dice niente anche quando è bastonata, perché applaude. Sì. Allora, devo dire, per l'inflazione questo in realtà è qualche cosa che va al di là dell'Italia. In generale, per qualche misterioso motivo, la gente ci mette tanto tempo a capire di essere fregata, scusate il termine, di essere fregata attraverso l'inflazione. La stessa cosa non è soltanto per i risparmi. Se tu sei un lavoratore dipendente e prendi, non so, 2.000 euro al mese, nel frattempo i prezzi aumentano all'11%, il tuo stipendio vale meno dell'11%. Però non scendi in piazza, cioè magari ti lamenti, ma non scendi in piazza. Se ti tagliano lo stipendio dell'11%, scendi in piazza, fai la rivoluzione. Se i prezzi vanno su dell'11%, te ne stai un po' buona. È un fenomeno che noi economisti chiamiamo illusione monetaria. Poi in generale ci sono altre cose che mi sembra che accadono e la gente si lamenta troppo poco. Uno di questi è il taglio in termini, sempre legato all'inflazione, il taglio effettivo che viene fatto ai finanziamenti della sanità. La sanità pubblica è stata tagliata di parecchio perché i prezzi dei servizi sono aumentati, dei medicinali sono aumentati e gli stanziamenti sono aumentati molto di meno. Quindi tante cose legate all'inflazione. Sulla questione di cui la gente reagisce poco per qualche misterioso motivo, sulla questione dell'immigrazione, io ho detto tante volte, noi abbiamo bisogno di un flusso regolare di immigrati. Regolare intendo dire perché le cose che succedono nel sud dell'Italia, gli sbarchi, secondo me non sono accettabili. Cioè in Italia effettivamente, in Europa, dobbiamo essere noi a decidere chi arriva e non gli scafisti. Detto questo, ma è chiaro che un paese come il nostro ha bisogno di immigrati. Nonostante gli immigrati, noi negli ultimi 10 anni abbiamo perso 2 milioni di persone in età lavorativa. Tenete conto del rapporto tra persone in età lavorativa e totale della popolazione, è come se una città più grande di Roma fosse scomparsa dalla carta geografica dell'Italia. E nei prossimi anni sarà peggio di così, perché stanno andando in pensione i baby boomers, quelli nati negli anni 60, dove ogni anno nascevano 900-950 mila bambini. L'anno scorso sono nati 379 mila bambini. La situazione è davvero preoccupante da questo punto di vista. Abbiamo bisogno di un flusso regolare di immigrati perché anche spendendo tanto è impossibile riportare il tasso di fertilità, cioè il numero medio di figli per coppia, a quello che ci vorrebbe soltanto per stabilizzare la popolazione, cioè a 2. 2 genitori muoiono, sono rimpiazzati da 2 figli. Noi adesso per 2 genitori che muoiono c'è un figlio,2, figlio o figlia 1,2. Quindi la popolazione tendenzialmente scende e scende rapidamente e scende sempre più rapidamente, perché se 20 anni fa c'erano meno nati, dopo 20 anni ci sono meno potenziali genitori. E quindi il processo diventa cumulativo. Uno può dire, ma chi se ne frega, viviamo in un paese, come diceva Arbore, meno siamo, meglio stiamo. E voglio vedere, è vero, se in Italia ci fossero, per esempio, non so, faccio per dire, invece di 58 milioni di persone, eravamo 60, adesso 58, se fossimo 40 avremmo più case a disposizione, ma la transizione da passare da 60 a 40 e poi fermarci a 40, perché altrimenti si scende a 0, la transizione è estremamente difficile, perché vuol dire che in questo momento ogni 2 medici che vanno in pensione sono rimpiazzati da un medico, per 2 idraulici che vanno in pensione sono rimpiazzati da un idraulico, per 2 economisti, quello è meno importante, perché sono rimpiazzati da un economista solo. Però insomma c'è un problema molto serio, può essere attenuato attraverso l'immigrazione. Lì la sfida è avere un'immigrazione, come ho detto, regolare, e sinceramente il governo attuale ha fatto una cosa buona, che è stata quella di aumentare le quote di permessi di lavoro
che si era scesi sui 60-70 mila all'anno, poi Draghi li aveva portati a 80-85, adesso siamo a 500 mila in 3 anni, quindi più di 150 mila all'anno. Però anche quello è insufficiente. Noi come minimo abbiamo bisogno di 200.000, 220.000 immigrati all'anno che si stabiliscono qui, però che vengano in Italia col permesso, magari conoscendo un po' l'italiano, altrimenti le tensioni sociali diventano troppo forti. Grazie professor Carlo Cottarelli, grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Vice Sindaco, abbiamo un omaggio per il professore. E qui approfitto per ringraziare il professor Cottarelli. Il lavoro di ricerca appunto sul paesaggio e su delle attività che si sono come dire, impiantate in luoghi marginali del nostro territorio e anche qui vicino appunto alla ricerca di un rapporto sostenibile tra appunto economia e ambiente. Questa è la guida di Pieve di Soligo con appunto la nostra storia. Questo è dedicato a Toti Dal Monte, di cui abbiamo celebrato i 130 anni della nascita quest'anno, e 2 cataloghi, appunto un catalogo di una mostra d'arte. Questa è la nostra scrittrice Emilia Salvioni, di cui custodiamo l'archivio in biblioteca. Grazie molte. Grazie. Il professor Cottarelli ora è a disposizione per il firmacopie. Ringrazio per la parte tecnica Ivo, Paolo, Giuseppe, Sergio. Vi ricordo che questa serata è stata trasmessa in diretta streaming, la potete rivedere su YouTube. Pieve Incontra, ci vediamo tra un mesetto con Paolo Rumiz. Ancora grazie a tutti voi per essere stati qui. Grazie professor Cottarelli. Buonanotte. Grazie. È stata messa in opera nella prima mattinata di venerdì 24 maggio a Valdobbiadene l'opera intitolata Volontà di credere. Oggi giornata storica, 24 maggio 2024, una data che rimarrà impressa a tutti i cittadini valdobbiadenesi, perché la volontà di credere del maestro Simon Benetton per questa città è finalmente stata installata. La vedete alle mie spalle, è un'opera mastodontica, 7 tonnellate di peso, 10 metri di altezza per 6 di larghezza. Siamo di fronte a una scultura che è socialmente utile e socialmente vivibile, che era appunto una delle tematiche e delle caratteristiche di questo grande maestro che ha conquistato le più grandi piazze al mondo. L'opera d'arte è in discussione ormai già dal 2012 ed è finalmente stata collocata nella posizione di arrivo nella porta di Valdobbiadene, che è la rotatoria dell'Olympos, opera stradale in corso di completamento che viene proprio arricchita, valorizzata da questa opera d'arte che si inserisce nel contesto anche naturalistico con lo sfondo del Cézanne in maniera perfetta. Sarà veramente l'icona della cittadina, la grande V di Valdobbiadene e anche V di Veneto, e tutti potranno riconoscersi in un unico simbolo che è quello della V di Veneto, V di Vittoria del Progresso, Valdobbiadene, di vino e di vita, ma è alla fine volontà di credere, tante V in un'unica V. Nella sommità dell'opera possiamo notare i tralci della vite e sono rappresentati grazie alle frazioni di Valdobbiadene. Il maestro ha pensato di ricordare ogni lama che vedete alle mie spalle nella sommità, le frazioni con Santo Stefano, San Giovanni, San Pietro di Barbozza, la località Cartizze e così via. Quindi la rigogliosa pianta del dio Bacco oggi è rappresentata con un unico simbolo. Per chi volesse approfondire la figura di Simon Benetton, qua a Valdobbiadene c'è l'archivio storico, a Treviso il museo. Sì, abbiamo un museo meraviglioso
che è realizzato dallo studio Scarpa nel 1972 con 12.000 metri di parco, e qui in centro a Valdobbiadene abbiamo il secondo atelier del maestro, che è appunto il Palazzo Simon Benetton, sede dell'archivio storico, dove molti collezionisti si interfacciano con noi per avere la tutela e la conservazione delle proprie opere d'arte. L'inaugurazione ufficiale avverrà presumibilmente in autunno, ma già da adesso turisti e abitanti verranno accolti dall'ultima grande opera realizzata dall'artista e scultore. Quinta edizione di Ars in Tempore, percorso d'arte contemporanea nelle antiche abbazie. L'arte contemporanea entra nella storia dell'abbazia di Santa Maria di Follina dal 18 maggio al 9 giugno. Il progetto promuove l'arte contemporanea e valorizza le antiche sedi come poli culturali. Con felicità, ecco, siamo arrivati alla quinta edizione di Ars in Tempore qui a Follina. Ricordo che è un percorso di arte contemporanea nelle antiche abbazie. Siamo partiti a settembre con l'abbazia appunto di Santa Maria delle Carceri, che è proprio vicino a Este, per passare a Monastier, poi Cittadella, Sesto Arreghena e adesso siamo a Follina. È un percorso che fa leva sull'arte contemporanea, la mette in contatto chiaramente con i diversi territori attraverso dei luoghi splendidi, quindi è un progetto anche di valorizzazione non solo degli artisti contemporanei ma anche del luogo antico, dare visibilità a luoghi che sono dei gioielli del territorio, e qui siamo proprio a Follina, che è uno appunto dei gioielli appunto delle zone, delle colline, patrimonio dell'UNESCO anche del Prosecco. Ci sarà una sorpresa, la chiusura il 9 giugno, che prevederà appunto l'intervento di un coro. Vi aspetto tutti, chiaramente qui sarà un momento di chiusura anche significativo. Il 9 giugno ci sarà la possibilità alle 17 di ascoltare, poter così fruire del coro Voce d'Olterfiera, quindi che con un suo repertorio allieterà appunto il momento conclusivo di questo evento. E ricordiamo che è organizzata da un'associazione. L'associazione Quinta Dimensione, di cui sono presidente, che cura proprio eventi di arte contemporanea. Orari? E gli orari sono soprattutto il fine settimana, il sabato dalle 15 alle 19 e così la domenica dalle 10 alle 12 e poi dalle 15 alle 19. Alla Perilibro, un'intervista doppia ha approfondito il tema dei gulag come campi di concentramento staliniani attraverso le voci dello scrittore Alberto Zisa e del giornalista Alessandro Tic. I gulag, strumento di terrore del regime sovietico, sono stati discussi in dettaglio, evidenziando il loro impatto sulla società e sul potere politico della Russia. Io ho trovato per caso questo autore bazzicando nelle librerie dove ci sono letterature straniere. Ecco, sono portato a casa questo libro, ho cominciato a leggerlo, ho visto che non era un autore comune, un qualsiasi autorucolo da divertimento, e ho capito che era un autore degno di questo nome, un vero scrittore. Io mi sono messo in contatto col nipote di questo autore, il quale è stato ben felice di sapere che c'era qualcuno che si interessava di questo libro.
e ho cominciato a tradurlo dal principio. Per esempio il primo libro è quello che è stato pubblicato, narra di come è stato imprigionato, messo nei gulag, come è stato il processo, un processo di pochi minuti. In questi libri che ho tradotto si parla appunto della vita, di com'era la vita in questi gulag frequentati da questo autore. Sì, un personaggio incredibile perché ha fatto di tutto nella sua vita, è stato anche una spia, ma poi tra le tante cose che ha fatto si è scoperto, almeno noi lo scopriamo, grande scrittore, perché questi libri descrivono la vita nei gulag in maniera molto intensa, molto emozionale anche, non è una cronaca, è pura letteratura di questo personaggio che grazie alle traduzioni del dottor Zisa scopriamo anche noi. I lager nazisti sono tristemente noti per essere veramente dei campi di internamento in cui finivi anche molto spesso gassificato. Qui morivi comunque, ma soprattutto di stremo delle forze, oppure se tentavi di fuggire ti sparavano, come si capisce dal libro. Questi erano anche campi di lavoro, la gente lavorava addirittura in mezzo alla foresta perché dovevano costruire delle nuove case, delle nuove strutture, però poi era una libertà assolutamente vigilata in cui dovevano rientrare poi nelle loro sedi, in questa vita per la quale l'autore si vede anche abbastanza rassegnato. A un certo punto lui si abitua a queste condizioni, oserei dire, disumane, e cerca di dare anche un po' di umanità nella descrizione. Quindi lui era interessato anche alla vita dei suoi compagni di prigionia. Quindi in questi libri ci sono le vite di una miriade di persone di cui si vede, si narra la vita, le vicende. L'autore, proprio come stai facendo tu in questo momento, intervista, raccoglie le memorie dei suoi compagni di internamento e ognuno ha un'esperienza diversa. C'è il criminale, c'è l'idealista, c'è la persona che non capisce perché si trova là, eccetera, ma ognuno racconta la sua esperienza. E la cosa bella è che lui riesce poi a cogliere gli aspetti anche psicologici, umani, ed è una descrizione molto particolare, non è solamente una cruda esposizione di persone prigioniere, ma è anche un tentativo di dare, come forse ho già detto, un'umanità a questo universo recluso. E questi libri c'è una varietà anche non è solo gulag, ma è anche vita, perché lui sa inframmezzare la narrazione drammatica con episodi della sua vita, della vita di questi altri, se sono di tanta gente, insomma. Il generale Mario Mori, protagonista nella lotta alla criminalità organizzata, è stato ospite di incontri e racconti a Farra di Soligo. Accompagnato dal colonnello Giuseppe De Donno, ha parlato del suo ruolo chiave nella storia italiana. Il dossier ricostruisce le fasi di una nostra indagine, la principale indagine, svolta quando io con l'allora capitano De Donno eravamo a Palermo, e praticamente fa lo sviluppo di anni di indagine. Il dossier è più informative sommate insieme. Descrive le nostre difficoltà nel fare apprezzare quell'informativa che poi fu apprezzata molto sia da Giovanni Falcone che da Paolo Borsellino prima che morissero. Mori è stato il fondatore del ROS, reparto operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri, e ha diretto il SISDE, il Servizio Segreto Civile.
Il suo libro, La verità sul dossier Mafia Appalti, scritto con il colonnello De Donno, è stato al centro del dibattito moderato da Adriana Rasera, svelando nuovi dettagli sulla presunta trattativa Stato-mafia e le indagini sulle stragi del 92 e del 93. Noi possiamo dire che nel 2024 la mafia militare, la cosiddetta mafia diciamo operativa, è sicuramente ormai in totale declino e prossima alla fine. Rimane una cultura mafiosa che purtroppo si è espansa non solo in Italia ma anche in altri paesi tipo la Germania ma anche l'Australia. Delitti importanti tipo caso Mattei, Ustica, come mai in Italia si fa fatica a trovare una verità? Perché noi non accettiamo qualsiasi verità che viene tirata fuori. Se lei ha notato qualsiasi indagine, dopo un certo numero di anni, anche un mese, viene individuata una sua verità, ma non l'accettiamo mai tutti noi questa verità. C'è sempre qualche bastian contrario che la prende in modo diverso e quindi continuiamo ad andare avanti. Io penso che per queste indagini che lei ha citato bisogna far passare 100 anni. Quando nessuno di noi sarà più vivo, allora forse si comincerà a capire come stanno le cose.
Il generale Mario Mori, protagonista nella lotta alla criminalità organizzata, è stato ospite di incontri e racconti a Farra di Soligo. Accompagnato dal colonnello Giuseppe De Donno, ha parlato del suo ruolo chiave nella storia italiana. Il dossier ricostruisce le fasi di una nostra indagine, la principale indagine, svolta da quando io con l'allora capitano De Donno eravamo a Palermo, e praticamente fa lo sviluppo di anni di indagine. Il dossier è più informative sommate insieme. Descrive le nostre difficoltà nel fare apprezzare quell'informativa che poi fu apprezzata molto sia da Giovanni Falcone che da Paolo Borsellino prima che morissero. Mori è stato il fondatore del ROS, reparto operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri, e ha diretto il SISDE, il Servizio Segreto Civile. Il suo libro, La verità sul dossier Mafia Appalti, scritto con il colonnello De Donno, è stato al centro del dibattito moderato da Adriana Rasera, svelando nuovi dettagli sulla presunta trattativa Stato-mafia e le indagini sulle stragi del 92 e del 93. Noi possiamo dire che nel 2024 la mafia militare, la cosiddetta mafia operativa, è sicuramente ormai in totale declino e prossima alla fine. Rimane una cultura mafiosa che purtroppo si è espansa non solo in Italia ma anche in altri paesi tipo la Germania ma anche l'Australia. Delitti importanti tipo caso Mattei, Ustica, come mai in Italia si fa fatica a trovare una verità? Perché noi non accettiamo qualsiasi verità che viene tirata fuori. Se lei ha notato, qualsiasi indagine, dopo un certo numero di anni, anche un mese, viene individuata una sua verità, ma non l'accettiamo mai tutti noi, questa verità. C'è sempre qualche bastian contrario che la prende in modo diverso. E quindi continuiamo ad andare avanti. Io penso che per queste indagini che lei ha citato, bisogna far passare 100 anni. Quando nessuno di noi sarà più vivo, allora forse si comincerà a capire come stanno le cose. Massimo Carlotto al centro dell'attenzione con il nuovo giallo noir Trudi. L'autore presenta il suo ultimo successo editoriale alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa, in occasione dell'appuntamento dell'Aperilibro. Trudi è un romanzo corale che stratifica più realtà, è un noir che racconta, come dicevo, diverse realtà, ma soprattutto incentrato sul mondo della sicurezza privata, un mondo che è cresciuto a dismisura nella nostra società senza che noi ne avessimo esattamente l'idea. Il libro inizia con un evento che è proprio tratto dalla realtà. È tratto dalla realtà, ma non si potrebbe dire, nel senso che è uno di quei casi di cui nessuno parla mai, perché alla fine sono coinvolti politici di rilievo e quindi è uscito dalla cronaca. Come si fa a scrivere un libro di questo tipo? Cioè, quali sono le fonti? Come si riesce a recuperare e essere più realistici possibile? Bisogna lavorare molto sulla realtà. Noi noiristi abbiamo uno sguardo ossessivo sulla realtà, lavoriamo molto sulle fonti, e fonte vuol dire fonte. Quindi ci sono quelle cartacee e quelle che invece sono verbali. Ci sarà magari anche una continuazione di questo libro oppure è fine a se stesso? No, è fine a se stesso, il prossimo anno so già che cosa uscirà, sto già lavorando e quindi no. Nessuna anticipazione? Sì, uscirà un libro dell'Alligatore, della serie dell'Alligatore, quindi compie 30 anni nel 2025, quindi è il secondo personaggio seriale più longevo della storia del genere italiano.
siamo giunti qui, diciamo, per caso, che è la cosa più bella che possa succedere, quel per caso. Siamo riusciti a entrare qui a San Zenone e mettere insieme un motor show che è trasformare San Zenone in una città del sorriso per un giorno. Abbiamo pensato di lasciare un forte messaggio e un'emozione che gli rimanga dentro, che è quella di conferire un attestato di buon navigatore. Per oggi tutti i nostri ospiti delle varie associazioni, tra le quali Valorgana, Vita e Lavoro e la Margherita, è stata quella di metterli a fianco e fare da navigatori per un giorno a dei piloti di auto da competizione. Quest'anno abbiamo fatto questa iniziativa grazie a due o tre donne. Si sono prese l'incarico di fare tutto il possibile per via di cartamenti, roba così. L'idea è nata in viaggio praticamente, perché eravamo in macchina, io e lei ed Elisabetta, che in questo momento non c'è, e è nata stavamo andando a divertirci e quindi abbiamo ben pensato di organizzare qualcosa per regalare un sorriso e far divertire gli altri. Esatto. Sono Giuseppe Citton, sono consigliere del reparto datori di sangue di Bassano e oggi sono qui come rappresentante del nostro presidente Erika Asturni, che non ha potuto essere qui per l'accavallarsi di altri impegni istituzionali. Che dire, non possiamo che essere orgogliosi come consiglio che un nostro gruppo, il gruppo San Zenone, abbia avuto questa bella idea di portare avanti questa iniziativa che unisce il dono alla solidarietà. E quindi un grazie a loro, e questo va a loro, fa merito e dedizione. Davvero una grande manifestazione quella che si svolge qui oggi in Piazza Rovero, portata avanti dai nostri donatori di sangue in collaborazione con tantissime altre associazioni. Una manifestazione per portare un sorriso a delle persone speciali che oggi ci hanno portato, tra l'altro, una bellissima giornata di sole. Un grazie di cuore davvero ai nostri volontari che si sono prodigati per l'organizzazione di questa grande manifestazione oggi qui a San Zenone. Da questo punto di vista mi sento di ringraziare gli organizzatori perché hanno fatto sicuramente uno sforzo visto le dimensioni dell'evento e ovviamente credo che portare un sorriso alle persone tra virgolette svantaggiate in un certo qual senso effettivamente credo vada sicuramente premiato, e per cui un grazie veramente di cuore a quanti si sono adoperati per la realizzazione di questo evento.
ringraziamento del comitato organizzatore va sicuramente anche alla compagnia Carabinieri di Castelfranco, che si è resa disponibile a portare 2 mezzi più naturalmente gli operatori. Ecco qui, queste sono alla fine le prove che vengono fatte per dimostrare ai ragazzi, ai nostri ospiti, e abbattere quelle che sono le barriere con le forze dell'ordine. E mi viene da dire viva i carabinieri tra la gente. Allora, le attività di questa giornata è per regalare un giorno diverso anche alle persone diversamente abili. Diciamo che regaliamo a loro questa emozione sperando di riuscire a soddisfare una giornata diversa anche a loro. Oltretutto noi siamo sempre presenti come alpini, donatori di sangue, in queste attività, perché crediamo in quello che può essere per il sociale sia una cosa utile. Della giornata è appunto quella di pubblicizzare, ecco, per i donatori e sì, appunto incentivare che si decidano, che superino magari questa paura, vado a donare. È bello, ecco, appunto informare e informarsi, insomma. Perché appunto di sangue c'è sempre bisogno, perché il sangue non si fabbrica ma si dona. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata di Artigiani all'Opera, una trasmissione che parla appunto di artigiani all'opera. Oggi ci troviamo a Valdobbiadene e andremo a scoprire un laboratorio molto particolare. Parleremo delle eccellenze del nostro territorio, quindi il vino, che in questo laboratorio viene scandito dal tempo. Seguitemi. Buongiorno Guido. Buongiorno Ilaria, benvenuta. Vi presento Guido Medana, che è l'inventore di Goto Clock. Ci troviamo appunto a Valdobbiadene. Guido, intanto possiamo darci del tu? Assolutamente. Sì. Grazie. Allora, facci scoprire un po' questa tua novità. Ok, va bene. Allora, Guido Medana, sono un libero professionista che opera in svariati campi, che durante il periodo del lockdown, quando non si poteva più brindare tra di noi, ho pensato di inventare un oggetto che lo facesse per noi. Guido, puoi raccontarci un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta questo Goto Clock? Certo, è un orologio che ha la peculiarità di suonare un calice di cristallo, un calice di vino allo scoccare delle ore, alla mezz'ora e in base al numero delle ore, tanti rintocchi quante sono le ore. È un orologio brevettato e con marchio depositato, Goto Clock, il Goto dal veneto Goto, che significa bicchiere, clock è orologio.
o comunque go to, vai all'orologio, è stato un po' anche internazionalizzato il nome. Tutto ovviamente parte da un'idea grafica di come, diciamo, contestualizzare il bicchiere e il movimento, le lancette eccetera, e dopodiché faccio le matematiche. Cosa vuol dire? Creo un oggetto tridimensionale a computer fino ai minimi dettagli, quindi la parte frontale, laterale, il coperchio dietro, dove collocare il movimento eccetera. Mi faresti vedere operativamente come crei questi orologi? Certo, dopo il disegno, la prima fase, qua c'è un semilavorato, è la costruzione del telaio. La prima operazione è fare la cornice, e per la cornice mi servo di una diciamo sega circolare per mettere a misura i listelli. Questi listelli compongono i laterali. Questo listello, dopo il primo taglio per la messa a misura, viene posizionato sul centro di lavoro, sulla fresatrice a 3 assi. Perché? Perché bisogna fare le varie scanalature per il pannello frontale, per il coperchio, e le sedi poi per la tastierina dove ci sono i pulsanti di regolazione e per il portabatterie. Una volta tagliato, diciamo, il grezzo dei pannelli, come in questo caso, ne utilizzeremo uno per il fondo, che poi sarebbe questo, e uno come proprio pannello frontale, come in questo caso la versione che rappresenta la botte. Il laser farà sia le scritte sia poi il taglio vero e proprio, quindi la sagoma del bicchiere e il contorno perfettamente allineato con la dimensione della cornice. Quindi i caratteri, le personalizzazioni possono essere scelti dal cliente eventualmente? Assolutamente. Con i macchinari che ho posso a costo zero personalizzare tutto quello che faccio, sia lateralmente che frontalmente. Vedo poi altri 2 macchinari. Ci parli un attimo anche di questi? Certo, arrivati a questo punto, cioè la definizione della cornice e il taglio del grezzo dei 2 pannelli, adesso passiamo alle 2 macchine per il taglio laser, per il disegno vero e proprio del pannello frontale e la realizzazione della copertura posteriore. Questa è una macchina nata come hobby giocattolo, tra virgolette, che è stata modificata per poter avere prestazioni di tutto rispetto. È una macchina che riesce a tagliare fino a 15 mm di legno e fa sia intarsio, cioè decoro, che incisione, quindi che taglio. Possiamo vederla in azione? Certo. La prima fase ovviamente è quella di caricare il disegno che sarà stato precedentemente realizzato. A questo punto comincerà con il blu, quindi mi farà le scritte intanto senza tagliare, ma asportando leggermente un po' di materiale. Successivamente, fatto il percorso in blu, la macchina farà il vero e proprio taglio con questi 3 perimetri, l'esterno, l'interno bicchiere e il forellino. Arrivati a questo punto, quindi con la cornice realizzata, il pannello frontale realizzato e già incollato sulla cornice, il fondo già pronto, si tratta di assemblare un po' tutti i pezzi. Per finire l'orologio comunque manca una cosa fondamentale, una parte fondamentale, l'appoggio del bicchiere, e tutto intorno al bicchiere c'è una protezione, io la chiamo cassa armonica. Quindi una volta che io ho posizionato il bicchiere con una sua tacca su questo calicino, regolerò la massa battente che va a suonare proprio fisicamente sul bicchiere,
posizionandolo nella misura, diciamo, corretta, perché il suono sia ottimale. Ma dopo tanti colpi non c'è pericolo che il bicchiere si rompa? Assolutamente no. Questa, diciamo, elettrocalamita fa suonare il bicchiere solo con la velocità, ma la potenza è nulla. Se io metto il dito quando il bicchiere suona non sento neanche che spinge. Lui sfrutta l'inerzia. Qua sopra c'è comunque un cappuccio in materiale plastico, ma il bicchiere assolutamente non si rompe se cade. Quello sì, provato. Quindi, fatta la prima parte con taglio laser con una basetta di legno, si parte a realizzare la cornice vera e propria che circonderà il bicchiere, e ci dobbiamo avvalere di un'altra tecnologia, cioè della stampa in 3D. Praticamente questa macchina, una volta impostato il disegno che devo realizzare, strato dopo strato deposita un film di materiale plastico fino alla crescita del pezzo, quindi uno strato da 0,2 di millimetro ogni percorso, diciamo, ogni giro che fa, e si alza fino ad aver raggiunto la dimensione voluta. Nella fattispecie io sto usando un filamento che contiene il 25% di fibre di legno naturali. Adesso la macchina ha finito un lavoro che è durato circa 5 ore e mezza. Quindi questa realizzazione ci aiuta per la parte musicale, se vogliamo chiamarla così. Esatto, parte musicale e anche parte estetica, perché protegge, diciamo, da occhi indiscreti l'interno dell'orologio. Quindi questa è la parte superiore, e verrà messa in questo modo. E quindi abbiamo realizzato praticamente l'ultimo componente del nostro, diciamo, orologio. Sempre con il laser vengono realizzate anche le sfere, volgarmente chiamate lancette, e sono in legno, viene preventivamente tagliato, verniciato, e poi si fa un secondo passaggio sempre col laser per asportare la vernice secondo un disegno che ho deciso io, che può decidere anche il cliente. I bicchieri che vengono inseriti all'interno di questo orologio sono dei bicchieri standard oppure... Allora, sì, diciamo, però prima di utilizzare un bicchiere viene fatta una selezione dal sottoscritto, perché? Per capire se effettivamente il bicchiere suona. Ho scoperto una cosa interessante, che non conta il valore del bicchiere, cioè come è costruito, cristallo, stirato, non c'è un motivo, perché sono dei bicchieri costosissimi che suonano male, cristallo soprattutto. Invece i risultati migliori li ho ottenuti con bicchiere che hanno il gambo stirato. Cosa vuol dire? Che viene realizzato la coppa sotto e il gambo per stiratura. Questi sono bicchieri che ho usati, sono stampati con il gambo stirato. Come potete vedere, la precisione assiale è notevole. Voglio pulirlo, voglio mettergli un po' di vino rosso magari per cambiare il suono, lo posso fare, lo tolgo, lo pulisco, lo asciugo, rimetto il vino e lo rimetto nell'orologio. Qua c'è anche il primo prototipo proprio realizzato con materiali di fortuna, rubando un bicchiere a mia moglie. Questo è il primissimo, è ancora col movimento meccanico. Questi sono tutti i primi modelli, dal prototipo col bicchiere rubato in casa a questo che è un capolavoro in marmo. Questo è un marmo in 12 o 13 pezzi, intarsiato, tagliato ad acqua. Questo è un altro di quel periodo, sempre meccanico, e questo è tutto un intarsio fatto con una miriade di pezzi di legno colorato fatto dal sottoscritto. Gli ultimi due orologi grandi sono due, secondo me, capolavori insieme a quello in marmo. Uno è stato
pensato e realizzato a mano da Pietro Colmellere, che è un artista delle nostre zone molto quotato. Questo è un altro oggetto straordinario fatto da un artigiano, Dario Sogmeister, da un pensionato. Questa è una versione invece per una distilleria nella provincia di Belluno, che ha voluto un bicchierino, ho trovato un piccolo balloon da distillati che ha un suono un po' più acuto, perché essendo il bicchiere poverino più piccolo comunque, e quello invece è proprio un muretto sasso a vista. Quella è anche una borsettina da viaggio, perché quando vado da clienti, qua ci sta perfettamente l'orologio. Questa è la protezione per proteggere le lancette, diciamo, il bicchiere, e con questa borsa sono andato fino a Pantelleria, perché ho visitato le cantine là. Quindi la tua arte, le nostre colline vanno anche oltre Valdobbiadene? Assolutamente sì. E Guido, io volevo chiederti, questo alla fine è diventato il tuo lavoro o resta comunque un hobby? No, purtroppo, resta un hobby, poi nella vita non si sa mai. Intanto mi ci sono dedicato, diciamo, anima e corpo dalla pandemia in poi. Comunque è un laboratorio dove faccio prototipi anche per altri settori. Io sono comunque un consulente aziendale, regolarmente tutta la settimana sono in azienda e 1-2 giorni mi dedico al mio hobby, passatempo. Se un domani ci fossero così tante richieste da farlo diventare un lavoro. Che consigli vorresti dare ad un giovane che vuole provare a fare un qualcosa con le sue mani, come tutte queste meraviglie che fai tu? Ma intanto, se è della zona, di venire a trovarmi, perché sarei molto contento di fargli vedere i vari processi, perché i giovani d'oggi sono molto tecnologici, quindi hanno sempre il telefonino in mano, sanno smanettare su internet, computer, eccetera. Qua c'è la possibilità di mettere in pratica parte di quello che loro fanno per socializzare, no? In un qualcosa che può diventare un passatempo costruttivo. Una realizzazione che si può toccare con mano. Hai anche un sito dove magari le persone possono scoprire i tuoi lavori? Certo, ho fatto un sito www.gotoclock.it, ci sono anche delle brochure fatte intanto in 2 lingue, italiano e inglese, con tutte, diciamo, le informazioni necessarie. Guido, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Grazie e per averci fatto scoprire questa meraviglia. È un'arte, insomma, che c'è anche qui a Valdobbiadene, c'è dell'arte particolare. E quindi io vi invito a venire a visitare il laboratorio di Guido. Io ti saluto, ti ringrazio nuovamente. È stato un piacere. E ci vediamo alla prossima occasione. Grazie. E se anche tu sei un artigiano all'opera, contattaci, verremo a raccontare la tua passione. Arrivederci e alla prossima puntata, dove Alessia vi farà conoscere un altro grande artigiano all'opera. Ciao! Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ci troviamo in una nuova puntata di Artigiani all'Opera che va ad esplorare gli artigiani all'opera. Ci troviamo nel contesto delle colline patrimonio UNESCO di Conegliano e Valdobbiadene, in particolare a Valdobbiadene. E oggi vi porterò a scoprire un'attività molto tagliente. Pronti ad andare? Seguitemi! Piacere conoscerti. Ciao!
Siamo in compagnia di Anwar Tamri di AT Knife. Per chi sa l'inglese abbiamo già detto tutto, ma voglio tenere ancora un attimo di suspense, perché noi abbiamo utilizzato un termine per descriverti: tagliente. E quindi ce lo dirai tu, Anwar, di che cosa ti occupi? Benvenuti nel mio laboratorio. Qua mi occupo di creazione di coltelli da cucina. E qua si crea tutto, cioè proprio dal pezzo di acciaio grezzo insieme al pezzo di legno grezzo viene lavorato fino a ottenere un coltello da cucina finito, personalizzato su tutto quanto, quindi tipo di manico, tipo di legno, finiture, incisioni, qualsiasi cosa viene scelta dal cliente, quindi si ha un coltello su misura. Da dove parte questa idea e anche questa passione? Perché sappiamo che gli artigiani dentro il loro cuore hanno tanta passione. Beh, parte tutto dal fatto che mi è sempre piaciuto il coltello che taglia, quindi un coltello affilato. Dopodiché il coltello in generale è sempre stata una mia passione, le forme, tutte le varie forme di coltelli. E quindi un giorno, pensando di acquistarmi un coltello per andare a camminare, ho detto beh, provo a farmelo e vediamo cosa viene fuori. Ed è uscito un bel coltello, il primo, però comunque è uscito un coltello, e da lì mi è piaciuta la lucidatura, la filatura, le geometrie, le manicature, ho iniziato a studiarle. E pian pianello ho aperto l'attività dove creo tutt'oggi coltelli a cucina e ogni tanto qualcosa da bosco. La tua attività è piccolissima, nel senso che è un laboratorio veramente minuto, che non so nemmeno se le immagini raccontano tutta questa bellezza, quanta concentrata bellezza c'è qui dentro. Però tu hai una clientela che è internazionale. Sì, a livello sono tutti cuochi, la maggior parte cuochi e ristoranti, un po' su tutta Italia, Europa e anche fuori Europa. Dopodiché ogni tanto c'è anche qualche cliente privato per qualche regalo, matrimoni, Natale, Pasqua. Quindi comunque la clientela è molto ampia. Qual è stata la richiesta più strana che hai ricevuto in questi anni comunque di attività? Beh, la richiesta più strana proprio a livello di coltello è stato un progetto universitario dove era da ideare, creare una lama molto particolare nelle forme, nelle manicature, ed è uscito un bel coltello, quindi un'idea nuova. Mentre il progetto più impegnativo che ho avuto finora sono stati dei coltelli da tavola, che sono tuttora in 2 ristoranti a Parigi. E lì è stata un'estate bella piena di lavoro, un bel po' di coltelli da fare e sono usciti proprio belli. Mentre ti faccio un'ultima domanda, mi piace l'idea di spostarci verso questo che è un pezzo proprio... il pezzo principale. Sì, del tuo laboratorio, esatto. Che è questa super incudine, e dopo magari ci farai vedere anche come funziona. Ci hai parlato di personalizzazioni? Sì. Ciò che rende anche un po' unico il lavoro di un artigiano rispetto al lavoro di una macchina. Esatto, cosa ne pensi? Sì, ci si può sbizzarrire, ovviamente è tutto creato a mano, quindi qualsiasi forma o misura viene fatta al momento e su richiesta, quindi una macchina è un po' più difficile, si può fare più produzione però non il pezzo singolo, e lavorando a mano si ha più controllo della qualità e della precisione, delle imperfezioni, si possono curare meglio. Ogni pezzo si viene personalizzato da manicature di qualsiasi tipo, legni, plastiche, resine, qualsiasi tipo di manicatura, e anche sulla parte della lama si può scegliere la finitura da nera, chiara, scura, grezza, non grezza, e anche là tutto viene fatto sempre e solo a mano. Poi credo che ci sia anche un approccio emozionale molto forte, no? Quando arriva un cliente con una richiesta speciale e ti racconta anche un po' la storia per cui ciò che tu produci verrà poi utilizzato. Sì, tanti clienti, è bello quando vengono qui a creare il loro coltello, cioè a progettare il coltello, che magari hanno un loro pezzo di legno che era della casa del nonno e allora si può inserire come manicatura, oppure delle varie incisioni o scritte particolari per loro si possono fare, e poi c'è anche la possibilità di farlo insieme al cliente, quindi un workshop insieme a lui dove spiego come viene fatto un coltello, prova con mano a sentire il calore della forgia, la levigatura, tutti quanti i passaggi, ovviamente io lo seguo
e alla fine si crea il suo coltello e ha un'esperienza, anche impara qualcosa. Quando iniziano la progettazione ovviamente bisogna usare molta immaginazione, cioè su come verrà fuori il pezzo. Ovviamente il materiale del manico magari non lo ho qui, quindi bisogna un po' immaginarlo. E una volta che vengono a ritirare il coltello e vedono che da un pezzo di acciaio e un pezzo di legno uniti viene fuori un bellissimo coltello, sono stracontenti, cioè eri proprio in faccia che sono felici di avere un coltello e di poterlo utilizzare. Hai nominato 2 volte una fase iniziale che è quella della progettazione. Esatto. Perché tu prima progetti i tuoi coltelli al PC. Esatto. E poi cosa succede? Dopodiché si inizia il taglio, cioè si parte dal taglio del pezzo di acciaio, poi dalla forgiatura dove si va a creare la finitura martellata, quindi quella grezza, e iniziamo dalla forma alla lama. Dopodiché si passa alla levigatura della lama, dove si crea proprio l'inclinazione, ecco, dove si va a mettere poi un tagliente. Dopodiché manicatura, incollaggio, incisioni, packaging, e dopodiché il coltello è pronto per essere spedito o ritirato. Un momento magico dove suono, forza, energia si concentrano, è quello che avviene qui ed è la forgiatura. Esatto, sì. Tu la fai rigorosamente a mano. Sì, si parte da un pezzo di acciaio grezzo e la forgiatura è la parte più importante, anche quella, è la prima parte dove si crea il coltello, quindi si va a incidere la lama in una forgia a gas, quindi ci siano sempre alte temperature, si lavora intorno agli 800-1000 gradi e si va a creare la parte di forgiatura, quindi sulle mie lame la parte grezza superiore, e iniziamo a dargli forma al coltello, quindi la punta e tutta la parte di lama, iniziamo a lavorare lì. Sì, è difficile, bisogna lavoro a mano, esatto, e occhi e orecchie, quindi il suono, la luce, il colore del metallo e la forza per martellare. Quando parliamo di fatto a mano parliamo di fasi delicatissime. Esatto. Ce n'è una in particolare che rende i tuoi coltelli ancora più unici? Sì, ogni fase, come dici te, è molto delicata perché non si ha margine di errore. Si ha il margine di errore però molto limitato. E la fase più importante per un coltello in generale, ma comunque la più importante, è l'indurimento dell'acciaio. Viene preso il coltello, inserito in un forno elettrico, questo qui, dove si porta la lama a temperatura di austenizzazione, quindi una temperatura di 1050 gradi, è mantenuta per un paio di minuti, dopodiché viene spento in olio e in quel momento si ottiene un pezzo di vetro, quindi è talmente duro che sia fragile. Quindi viene rimesso in forno a una temperatura di 200 gradi per un paio d'ore per distendere le tensioni superficiali, quindi si ha un'anima interna indurita mentre la parte esterna è un po' più flessibile. E l'ultimo passaggio, quello finale proprio della lama, invece? L'ultimo passaggio è l'affilatura, quindi si va a mettere un filo sul coltello. Lo faccio tramite delle mole ad acqua, dove vado a impostare il grado di affilatura. Io preferisco metterlo a 20 gradi, che quindi è un rasoio, ecco. Ed è la parte più fondamentale, più cruciale, che alla fine deve fare il coltello. Il suo lavoro principale è tagliare, quindi bisogna farla molto concentrati e con la mente libera, ecco. Quando noi ci immaginiamo l'artigiano all'opera, tante volte ci viene in mente una figura un po' nonnesca, mi viene da dire. Poi invece entriamo nel tuo laboratorio e ci troviamo un giovane appassionato, ma soprattutto che è in grado di mettere insieme tantissime cose, perché tu metti insieme la conoscenza di software nel computer, la manualità, ma anche poi hai una bellissima pagina Instagram, Facebook, e quindi hai anche tutte delle conoscenze sul marketing e sulla pubblicità. Esatto, sì. Ti va se andiamo fuori mentre me lo spieghi? Sì, perché tutto parte, cioè all'inizio si parte sempre da un disegno che può essere fatto a mano o su carta, ma in questo caso utilizziamo un computer
in modo che se dobbiamo fare una progettazione per andare a capire il peso del coltello finito, le varie forme che si possono immaginare, e vedendo un 3D di un coltello finito già si può andare a lavorare meglio e accorgersi degli errori ancora prima di farli, perché poi in lavorazione magari ci sono forme o misure che non tornano. Dopodiché, anche per il fatto se ci sono grandi numeri di coltelli da fare, si ha già la possibilità di avere un file di disegno dove poter lavorare con altre aziende, esempio di creare dei manici già semi pronti o creare delle lame, il primo taglio che viene creato in Maria Laser, e quindi dopo si ha uno storico di tutte le lame e si riesce a catalogare bene tutte le forme, tutti i tipi di coltelli, tutti i tipi di manicature. Quindi la tecnologia ci viene anche in aiuto in tantissimi ambiti. Sì, anche in questo caso, oltre a creare coltelli, c'è anche tutta la pagina Instagram, tutta la parte di foto, dove io praticamente lavoro solo con quella. Ho un sito web che è solamente espositivo, dove si può vedere gli ultimi lavori fatti e una linea generale di come viene creato un coltello. Tra pagina Instagram e anche là è un bel lavoro, seguire il cliente, acquisti degli ordini, tutto quanto viene fatto tramite computer. E negli anni il tuo lavoro è incrementato e hai dovuto anche chiedere a tuo fratello di darti una mano, esatto, giusto? Sì. Lui si occupa esattamente di tutta la parte di social, quindi foto, video, tutta la parte di risposte ai clienti, ordini materiali, tutta la parte burocratica che c'è dietro un'attività, oltre alle foto e ai video. E sì, lui viene qui nei pomeriggi a darmi una mano. In un posto così piccolo hai già fatto tantissimo, perché una cosa così, i miei occhi, ma credo anche quelli dei nostri telespettatori, non l'hanno mai vista. Cosa ti aspetti per il futuro della tua piccola attività? Grandi progetti, innanzitutto quella di ingrandire il laboratorio, quindi di fare uno spazio più ampio e aggiungere anche una parte, accoglienza clienti più bella, dove poter anche provare il coltello direttamente. E questo è un progetto che voglio fare e portare avanti. Non so ancora bene se ingrandirmi qui o nell'altra parte d'Italia, non ho ancora ben definito il dove, e mentre altri progetti incrementare il lavoro, creare dei bei coltelli e farne molti di più a carta bianca, quindi a mia ispirazione. Buttare proprio la mia idea. E a proposito di chicche, qui di fianco hai un banchetto, ti va di farci vedere proprio la forma finale di questi il coltello coltelli? finito, praticamente si ha la scatola, prendo 2, dove il coltello viene finito e portato, è spedito. Qua si ha un coltello da pane, in questo caso con la manicatura in resina, inserto in ottone. Adesso manca solo l'incisione che verrà fatta insieme al cliente che viene a ritirarlo. Comunque sì, qui praticamente alla fine si ottiene un coltello con la sua scatola pronta per essere spedita. In chiusura di questo piccolo momento insieme vorrei anche parlare di questa frase che è nell'astuccio dove tu consegni i coltelli, che è una frase secondo me bellissima e proprio in linea con quello che è lo spirito dei nostri artigiani all'opera. Esatto, sì, questa frase mi è venuta in mente, l'ho scritta perché ogni volta che creo un coltello, dietro ad ogni lama c'è sempre una storia, parte da qui il laboratorio. Tutto il processo di creazione ha sempre una storia da raccontare, anche l'imprevisto, oppure la forma strana o il bello del coltello che mi esce, sono contento. E quindi la mia storia termina qui, quando il coltello è finito. E dopo è il momento di dargli vita a questo coltello, utilizzarlo, farlo lavorare e usarlo negli anni. Quindi, e di scrivere nuove storie. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Abbiamo scoperto come in un piccolo laboratorio si possa fare qualcosa di veramente straordinario e bellissimo, bellissimo e personalizzabile. Ricordiamoci sempre di sostenere i nostri artigiani all'interno di questo meraviglioso territorio.
Noi non ci resta che darci un arrivederci alla prossima puntata, ma prima mi raccomando, se sei un artigiano all'opera anche tu, scrivici, contattaci e noi verremo a documentare la tua arte. E arrivederci alla prossima puntata, dove Francesca ci parlerà di un altro artigiano all'opera. Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Artigiani all'Opera, una trasmissione che parla appunto di artigiani all'opera. Oggi ci troviamo a Valdobbiadene e andremo a scoprire delle creazioni del tutto particolari. Nell'era dell'interattività e delle mappe digitali andremo a scoprire delle mappe nate dalla creatività di un artigiano molto tecnologico. Allora, seguitemi. Permesso? Prego, avanti. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Ben arrivato. Grazie. Siamo con Alessandro Guerriero di Parvamundi. Alessandro, tu hai creato delle opere, anzi crei delle opere molto particolari e le definisci in un modo altrettanto particolare. Spiegami meglio. Sì, quello che realizzo sono dei quadri geografici, tridimensionali in legno. Una cosa molto particolare, quindi, allora spiegaci meglio come realizzi queste opere. Sì, dunque la prima fase è senza dubbio quella ed è anche la fase più complessa della progettazione. Quindi devono essere ricavati e analizzati ed elaborati tutti i dati geografici necessari alla realizzazione del progetto. Dopodiché c'è una lavorazione appunto di questi dati in modo tale che vengano poi intagliati nel legno attraverso una macchina per il taglio laser. Alessandro, hai accennato riguardo alla progettazione, spiegaci in breve in che cosa consiste come passaggio. Allora, il primo passaggio sicuramente è quello di appunto reperire tutte le informazioni geografiche necessarie alla realizzazione del progetto. Questo ad esempio è una piccola preview di quelli che sono generalmente i dati che utilizzo per la costruzione delle mie mappe. La particolarità dei miei quadri è che rappresentano non soltanto la morfologia terrestre, ma rappresentano anche le curve batimetriche, ovvero le profondità dei fondali marini. Ed è in questo senso che i miei quadri li definisco tridimensionali, nel senso che sono a più livelli, ognuno dei quali rappresenta una diversa profondità del fondale marino. Dunque, una volta che io ho recuperato tutti i dati geografici di mio interesse, questi dati vanno poi elaborati graficamente. In questo caso, come potete vedere, c'è la mappa della Sardegna e una volta quindi che ho costruito, diciamo così, realizzato il mio progetto, questo file dovrà essere successivamente convertito in modo tale da poter essere letto dalla macchina per il taglio laser. Bene, allora parlaci di questa fase successiva che è il taglio laser.
Per il taglio laser, siccome appunto è una tecnologia abbastanza sofisticata ed anche costosa, io mi appoggio ad un fornitore esterno. Mi fai conoscere questo particolare passaggio? Certo. Bene, grazie. Allora andiamo. Alessandro, siamo arrivati all'Unicef Lab, che adesso tra pochi istanti scopriremo cos'è. Allora andiamo. Siamo arrivati davanti a questa macchina. Allora, spiegaci che cosa succede qui. Questa è una macchina per il taglio laser, quindi io vado a inserire i pannelli in legno che ho già preformato, cioè tagliato a misura, e grazie a questa macchina verranno sagomati secondo un disegno che io ho tracciato al computer. Adesso ci prepariamo per il taglio del primo pannello. Dove hai imparato poi? Immagino che tu sia stato formato all'interno di questo laboratorio, nello specifico, che ospita un po' tutti questi macchinari. Sì, allora il Fab Lab si preoccupa di dare una formazione di base ai suoi utenti per l'uso in autonomia della macchina laser. Poi chiaramente, almeno per quanto riguarda l'uso, diciamo così, ordinario, per eventuali settaggi un po' più complessi chiaramente ci pensano direttamente loro, per la manutenzione della macchina chiaramente ci pensano loro. Mentre la macchina lavora ci troviamo con Riccardo Visentin del Fab Lab di Unicef di Treviso. Riccardo, spiegaci allora che cos'è un Fab Lab. Fab Lab in questo caso qua nascono ancora nel 2015 e sono posti in cui facciamo divulgazione tecnologica e permettiamo a aziende privati di usufruire o comunque di imparare a capire la tecnologia. Nello specifico, nel nostro caso il Fab Lab qui a Treviso, ci occupiamo di service per aziende privati, ambito modellazione 3D, stampa 3D, taglio laser, scansione 3D, insomma abbiamo diverse tipologie di attrezzature che mettiamo a disposizione appunto per privati e aziende del territorio. Si tratta quindi di una sezione, diciamo, di Unicef. All'interno appunto di un'industria è nato questo Fab Lab proprio per coprire quella fascia di persone che hanno voglia di sporcarsi le mani, quindi mettersi in gioco, provare. Un esempio appunto, il nostro maker ha imparato a utilizzare un macchinario che può essere utile per lui, per il suo lavoro, per il suo hobby, per qualsiasi altra necessità, insomma. Quindi parliamo di artigianato che però incontra la tecnologia. È interessante questo connubio, non trovi? Sì, è molto interessante, nel senso che è un modo nuovo, contemporaneo di riapprocciarsi ad una materia, diciamo così, come il legno, che è ancestrale e che è antichissima, però con le tecnologie attuali, più moderne, come quella appunto del taglio laser e della progettazione digitale, diciamo. È un tipo di lavoro che richiede sempre una certa cura, precisione, attenzione anche ai dettagli. Assolutamente sì, perché almeno se si vuole un lavoro accurato e preciso, indubbiamente tutto deve essere fatto con attenzione e progettazione. Alessandro, ora finiti di tagliare tutti i pezzi, come prosegue il lavoro? Prosegue con la levigatura di tutti i vari pannelli, la loro verniciatura, o meglio la colorazione dei pannelli, e poi l'incollatura, quindi l'applicazione dei vari layer, dei vari pannelli uno sull'altro, in modo da creare appunto la tridimensionalità del quadro completo,
e alla fine l'applicazione della cornice. E per vedere tutti questi passaggi ritorniamo nel tuo laboratorio a Valdobbiadene. Allora, andiamo. Bene, Alessandro, abbiamo visto come si tagliano i pannelli e adesso cosa succede? Adesso è il momento del lavoro, diciamo così, manuale. Bene. Adesso siamo pronti per la levigatura, quindi procederò con una levigatrice ad asportare tutta quella parte più superficiale del legno in modo tale da creare una superficie più liscia, diciamo così, possibile, e in modo tale da poter applicare poi il colore successivamente. Una volta terminata questa fase di levigatura in cui anche un po' hai ripulito e ridefinito un po' i dettagli, cosa succede? In questa fase vedremo invece la verniciatura. È una fase che non faccio sempre, dipende dal progetto. Quindi mi dicevi che la fase successiva è quella dell'incollaggio. Sì, in questa fase quindi andrò ad incollare questo pannello agli altri che, come potete vedere, sono già stati incollati e che rappresentano i primi 4 dei 7 livelli che compongono il quadro finito. Alessandro, da questa tua passione nasce Parvamundi. Che cos'è? Parvamundi è il nome al quale ho dato questo mio progetto ed è una locuzione latina, cioè nel senso che è l'unione di due parole, che parva e mundi, e che possiamo tradurlo come le piccole cose dell'universo. Parvamundi è comunque un progetto che vuole essere non tanto diciamo così, un proporre i miei prodotti, quanto offrire a chi è interessato, a chi trova appunto di suo gusto quello che faccio, la possibilità di realizzare dei quadri su misura, diciamo così, cioè a richiesta, on demand. Ovvero, se ad esempio tu hai un luogo del cuore, quindi un luogo che hai già visitato, che vorresti visitare o che ti è rimasto particolarmente, ecco, alla quale sei particolarmente affezionato, io in tempi relativamente brevi sono in grado di realizzarlo in legno. Ecco, allora, per chi volesse conoscerti o contattarti, ecco, come può fare? Lo può fare attraverso il sito web, quindi www.parvamundi.it, oppure attraverso la pagina Facebook o pagina Instagram, sempre Parvamundi. Bene, allora abbiamo anche un aiutante che ci ha raggiunto, Alessandro. Puoi farci vedere ora qualche opera completa? Certo. Questi sono alcuni lavori che ho qui nel laboratorio, quindi come possiamo vedere questo planisfero, e abbiamo la Nuova Zelanda, l'Australia, mentre lì possiamo vedere 2 soggetti differenti rispetto agli altri. Questo perché ho concepito i miei lavori
su due diversi tipi di collezioni, diciamo così. C'è una collezione che io ho chiamato Acqua e che il termine, diciamo, spiega bene il senso, ovvero questi quadri in cui vengono rappresentati soprattutto le curve batimetriche, come abbiamo detto in precedenza, e un'altra collezione che invece ho chiamato Urbs e che, come potete vedere, invece rappresenta la morfologia delle città, quindi con i vari, diciamo così, reticoli stradali delle varie città. In questo caso vediamo la mappa di New York, in questo particolare c'è Manhattan, mentre in quest'altro quadro invece vediamo la rappresentazione della città di Roma con il Tevere. Anche in questo caso i quadri vengono realizzati su più livelli, un numero inferiore rispetto alla collezione Acqua, quindi abbiamo un livello che rappresenta il mare oppure il corso d'acqua, un altro livello successivo che è la terraferma, e come ultimo livello invece abbiamo, sempre con la massima fedeltà possibile alla realtà, abbiamo invece il reticolo stradale, diciamo così. Molto belle e particolari, poi come tutte le opere artigianali, una cosa è vederle in video, dall'altra proprio è toccarle con mano e vederle dal vivo. Alessandro, è arrivato il momento di congedarci. Io ti ringrazio veramente tanto per averci ospitato. Grazie a te. È stato bello vedere come riesci a coniugare la parte artistica, quella manuale e quella tecnologica. Quindi grazie veramente e buon lavoro. Grazie. Noi andiamo. Grazie mille. Ciao. Alessandro. E per questa puntata è tutto. Noi ringraziamo Alessandro Guerriero e il Fab Lab di Treviso per averci ospitato. E se anche tu sei un artigiano all'opera, contattaci, verremo a raccontare la tua passione. Arrivederci e alla prossima puntata, dove Anna ci parlerà di un altro grande artigiano all'opera. Ciao! Buongiorno a tutti e benvenuti ad Artigiani all'Opera, la trasmissione che parla di artigiani appunto all'opera. Oggi ci troviamo a Spert, nell'Alpago, nella provincia di Belluno, e andiamo a trovare un artigiano molto particolare. Si chiama Franco Paludetti e si occupa della lavorazione dei pellami. È molto particolare perché il suo laboratorio non è fisso, ma itinerante. Lo possiamo infatti trovare solo nei mercatini. Andiamo a trovarlo. Buongiorno Franco! Ciao! Possiamo darci del tu? Certo! Fantastico! Era quello che mi aspettavo. Ecco, bene. Abbiamo appena anticipato che lavori i pellami. Che tipo di lavorazioni fai? Qualsiasi. Qualsiasi. Vediamo qua che ci a sono richiesta, qualsiasi. Non troppo complicato perché le attrezzature sono attrezzature da viaggio. Da laboratorio itinerante. Non c'è corrente, non c'è, per cui tutto manuale. Sì. Quali sono i lavori che ti trovi a fare più spesso? Le cinture e articoli per animali. Per esempio?
collari, guinzagli, i collari per le mucche, per i campanacci, per le caprette, per le pecore, gattini, sì, tanta roba così. E poi vediamo qua che ci sono anche tante... I bei grembiuli, che è un articolo da lavoro. Inizialmente il grembiule in cuoio si adoperava per saldare. Sì. I saldatori. Allora Franco, iniziamo da una delle lavorazioni più frequenti che fai. Fammi vedere una cintura. Vieni con me. Allora, qua le varie qualità di concia e di lavorazione, cuoio, questo in particolare è di toro, questo è manzo, che è più leggero. E come fantasia ci sono quelle tipo il charro, queste, o questa più soft come disegno, si chiama cashmere questa. Cashmere? Cashmere, sì. Che anche questa è anche da 3, aspetta, queste sono da 3. Quindi ci sono varie misure, sì, in base alla larghezza della... 3, 3,5 e 4. E 4, vedi? Sì. Stessa cosa per queste. Questa da 4, questa da 3,5 e poi c'è quella da 3. Allora andiamo a vedere come si fanno le cinture. È bellissimo come si improvvisa un laboratorio itinerante in questo modo, con degli strumenti alla fine semplici, senza elettricità, e davvero Franco è instancabile, lavora dalla mattina quando arriva fino alla sera. Partiamo un po' da come si inizia a costruire una cintura. Sì. Allora, ci mettiamo il cappuccio. Cappuccio, ok. Sì. Poi qua c'è il passante, 1 e la 2. Allora, attenzione. La figlia. Prendiamo un po' di colla universale. Universale. Sì, in particolare per cuoio, possibilmente mai da toccare con le mani, perché secca la pelle. Così si spalma bene? Sì. A mo' di pennello. Questa parte e anche questa. Allora tutte e due le parti sempre. Poi aspettiamo un po' perché si deve asciugare. Adesso tagliamo una fettuccina da questo che poi rifacciamo la cucitura. Da quanti anni fai questo lavoro, Franco? Sempre stato in mezzo al cuoio e i miei erano ambulanti, vendevano scarpe. Ah, vendevano le scarpe. Ecco perché anch'io sono in piazza. Sì, sì, sì. E invece prima cosa facevi? Vendevo scarpe. Ambulanti. E cosa ti ha portato a fare questo lavoro invece artigianale? Ma la passione. Poi anche la passione per la pelle. Perché la considero afrodisiaca. Ah! Sì. Davvero, c'è qualcosa di magico, la pelle. Allora, questa... In questo momento che cosa è successo? Allora ho messo assieme le due parti. Sì. Adesso facciamo così per pressare, noi adoperiamo questo, che è un martello di gomma. Di gomma? Sì. E qua puoi stare sicuro che non si stacca più. A posto. Adesso rifacciamo la cucitura. Questo è un lavoro che ti dà la possibilità di inventare. Certo, la creatività, no? Esatto, della sì. lavorazione artigianale. Quali pensi che siano le caratteristiche fondamentali, diciamo, del tuo lavoro rispetto alle lavorazioni invece più di fabbrica, più, diciamo, industriali? Che intanto sai che qualità adoperi, no? Sì, qualità. Non stai nella fiducia di chi te la vende, perché già quello che la vende la prova
sulla propria pelle, Certo. la senti a tatto se il materiale è buono o no. Ai giovani d'oggi hai mai visto che si siano interessati a questo lavoro? Hai insegnato a qualcuno? Beh, giovani no. Ok. Invece sono un'età dai 30 ai 40 anni, c'è chi mi dice ho invidia del tuo lavoro perché mi piacerebbe farlo, ma a un'età un po' più matura, sì. Sì, Ma ok. giovane no. Non giovanissimo, No, no, no. giovane tra i 30 e i Sì, 40. sì. Boh, a posto. Questa è finita. Guarda che bella, bellissima. Vedi? Si vede proprio l'incrocio fatto bene. E quindi in questo modo abbiamo fissato, diciamo, i due capi assieme con... Sì, questa non si muove più perché tra la colla e poi è un po' pressata. Sì. Beh, qua è come un È rivetto, fissata. sì, no, questa non si muove più. Bellissimo. Questi sono tutti materiali di recupero, scarti di lavorazione. E dove li recuperi di solito? Beh, ho dei contatti, sì, degli amici che fa anche questo tipo di lavoro. Ok. E chi mi propone. Sì. E loro fanno lavorazioni anche loro artigianali? No, o industriali? loro solo vendono. Ah, ho Sì. capito. Loro vendono e basta. Ascolta, ne facciamo altri due dietro? Forse è meglio, sì, perché e, se voglio e poi, metterla e più poi su. due davanti. Sì, d'accordo. E come lunghezza Beh, fin qua direi. la facciamo passare. Aspetta. Magari questo è un passante, la facciamo passare anche qua. Franco, hai dei collaboratori o lavori proprio da solo? No, da solo. Da solo. Allora, tagliamo un po' qua. Facciamo la punta. Ora bisogna fare la punta alla cintura, giustamente, per una finitura finale perfetta. Pensa che una volta i barbieri il rasoio lo affilavano su un pezzo di cuoio, una striscia di cuoio. Sì. Appoggiata al muro, tipo calendario. Sì. Prendeva il rasoio e lì faceva la lama sul cuoio. Si vede che il cuoio permette di avere una filatura molto fine. Pensa che proprietà che sa. Dove hai imparato tu a fare questo lavoro? No, così. Da solo? Sì, autodidatta. Quando ti è venuta l'idea di metterti a fare questo lavoro artigianale? Cioè, com'è stato il passaggio da vendere le scarpe ai mercati e invece passare a fare proprio, costruire un prodotto dalla materia prima al prodotto finito? Beh, c'è l'esigenza di creare qualcosa. Ok. Così la passione proprio di avere qualcosa a che fare con il cuoio, con la pelle e la creazione. Ti ho detto, la passione è tutto. Sì. Se non ti ha quella non vai da nessuna parte. E i giovani di oggi non ha più stimoli, c'è il telefonino, c'è internet, c'è il reddito di cittadinanza. Poi ti dico una cosa, questo è un lavoro che ti permette qualsiasi tipo di confidenza con le persone. Cioè nel giusto modo, sì, perché la confidenza sempre nel massimo rispetto, però ti permette questo dialogo confidenziale che non lo avresti in altre occasioni. D'altronde stai facendo qualcosa su misura per qualcuno e questo di conseguenza scaturisce per forza in quello che dici tu e quindi il rapporto anche che si crea con i clienti. Ma infatti prima abbiamo visto che hai dei clienti, diciamo, che ti conoscono e che ti seguono, che sanno che sei a quel mercatino e quindi vanno a trovare Franco, giusto? Ma in effetti i 2 del pomeriggio vieni giù verso Udine. Da Udine ti conoscono e vengono... E arrivano qua, insomma. Sicuramente una bella soddisfazione. Si fanno anche il viaggio apposta, però qua c'è l'utile e il dilettevole. Ascolta, aspetta, facciamo i fori, qua la punta l'ho fatta, no? Sì. Facciamo i fori e poi la provi per benino, se tutto è regolare. Vedo che hai l'occhio e che fai proprio
i buchi dalla stessa distanza l'uno Sì. dall'altro. Meravigliosa. Della produzione, mi porti a far vedere un po' il mercatino qua? I lacci anche, sì? in cuoio, li taglio io, è un cliente, mi ha ordinato questa, vedi? Che è il fodero di una Quindi pistola. questo è per la pistola? Sì. Sì. Questa è l'aggancia alla cintura. E quindi diciamo il cliente in questo caso ti ha fatto un'ordinazione di un oggetto in particolare? Sì, mi ha portato un foglio di carta con sopra disegnata la pistola, no? Poi io l'ho ritagliata, l'ho messa su un materiale che è antistrappo, sì. Ho fatto lo spessore che mi serviva, sì. E basta. E ci hai fatto sopra, diciamo, il prodotto? Esatto, sì. Ok. E quindi i braccialetti in questo momento? Qua è un po' di tutto, vedi, sì. E anche qua sono tutti scarti. Poi ci sono i lacci, quelli fluoro, sì. Allora le trecce. Giusto. E con le trecce fai comunque sempre sta cosa. Sì. Hai capito? Bene, bellissimo. E altre cose, queste qua sono come le tue cinture, vedi? Eccola qua la mia cintura. Sì. Rimane un pezzettino, sì. E si fa il braccialetto. Perfetto, quindi si può dire sì. Zero waste, come si dice in inglese, non zero si scarti. Non si butta via niente. Non si butta via nulla. Poi qua per gli animali, hai visto? Ecco, questo mi diverte. Fare cose per gli animali. Vedi? Ah, questi sono tutti dei guinzagli. Guinzagli. E collari. Guinzagli anche questi. Aspetta, no, questi qua sono le cinture. Allora, questi sono tutti collari. Vedi? Collari di vari colori e misure. Sì. Queste sono le longhine per addestramento, sono pezzi lunghi 2,30 m, 2,40 m, per cavalli e anche per l'addestramento per cani. Ok. Queste qua. Poi si fanno i colari, quelli larghi. Questo è già per una mucca. Questo è per una mucca? Sì. Guarda che bello! Da metterci il campanaccio. Sì? Vediamo i grembiuli? Queste sono solo le falde, vedi? Le falde dei grembiuli? Sì. Ok. Che vanno così. E poi ci sono i grembiuli con le pettorine, vedi? Oh, che meraviglia! E fatti in tutte le salse perché qua dipende dal materiale che ho a disposizione e con quello che ho fai. Certo. Insomma. Cioè guarda te dallo scarto che cosa viene fuori. Allora, questo assolutamente non lo considererei un materiale di scarto se non lo sapessi. Allora, se c'è il difetto, a volte il difetto diventa un pregio. Poi per esempio, che cosa hai trovato che era un difetto e l'hai fatto diventare un pregio? Ti viene in mente qualche prodotto? O... Una decorazione sul difetto, un fiore, un cuore, mi è successo con una borsa da donna che alla fine, finita, c'era sto bel difetto davanti. Sì? Allora mi è venuta l'idea di fare una farfalla. Ed è diventata? E ha acquistato valore la borsa. Questi sono sempre tessuti per scarpa. Questo è un tessuto. Bene Franco, allora diciamo un'ultima cosa. Dimmi. Perché so che tu sei una persona riservata e quindi non vuoi diffondere i tuoi canali, il numero di telefono, eccetera, eccetera. Come fa però una persona a trovarti allora? Beh, in piazza. Sì. Deve venire a trovarti? Allora, se Vosino, comunque si viene là, non viene problemi perché quella del Rosario... Sì? La festa del Rosario? C'è quella di Natale. Il mercatino di Natale? Milles, a e maggio. La festa del Narciso, sì. Ok. Si vuol venire a Spert le domeniche di luglio e agosto. Molto bene. Sì. Allora... Salvo imprevisti. Quindi sostanzialmente uno deve essere fortunato. Esatto, sì. Allora vi auguriamo la fortuna di venire a trovare Franco e di provare
questi prodotti che sono il risultato di una grande passione e anche di una trasformazione che da un prodotto di scarto diventa davvero un articolo prezioso. Che è quello importante, no? Esatto. Cioè, tutto l'80% è scarti di lavorazione. E per questo noi ti facciamo dei grandi complimenti e ti ringraziamo per averci trasmesso tutta la tua passione. Grazie a voi. Ciao. Buona continuazione. Bellissima e incredibile questa esperienza con Franco. Se anche tu sei un artigiano all'opera, chiamaci e verremo a raccontare la tua passione. Per questa puntata è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Lo storico Paolo Volpato ci guida attraverso il percorso storico del Milite Ignoto, simbolo dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Dal Vittoriano all'Altare della Patria manteniamo vivo il ricordo di coloro che hanno contribuito all'unità nazionale. Sono due libri che possono sembrare distanti tra loro, anche se poi l'argomento che li accomuna è quello della Grande Guerra. Il primo libro è una storia dei reparti d'assalto, è un libro che è uscito in epoca Covid e quindi stiamo un po' recuperando quello che non abbiamo fatto in quel periodo, e racconta dal punto di vista e ufficiale e poi dei ricordi degli arditi quelli che è stata la storia dei reparti d'assalto durante la Grande Guerra, quindi è il corpo militare circoscritto a quella che è stato il suo impiego nella Grande Guerra. Dopodiché abbiamo avuto un momento importante che è stato quello nel 2021 del centenario del Milite Ignoto, e quindi ho approfittato anche per non solo ripercorrere quello che è stato l'evento Milite Ignoto, che probabilmente è stato l'evento più partecipato nella storia d'Italia e a livello nazionale, ma anche quello che è il monumento che lo ospita, quindi il Vittoriano, la sua simbologia e il mutamento poi di quello che la popolazione come lo ha percepito nel tempo, quindi il suo mutamento da Vittoriano, quindi da monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, che ha unito l'Italia, il re che ha unito l'Italia, per diventare poi identificato con una sua porzione che è l'Altare della Patria, proprio lì dove è il Milite Ignoto, dove riposa ancora oggi il Milite Ignoto, fino ad arrivare poi alla fine ai nostri giorni, perché i nostri giorni è un monumento comunque, che piaccia o non piaccia, un monumento vivo, dove la Repubblica celebra i suoi riti. Per realizzare questi libri, che tipo di ricerca viene fatta? Ma la ricerca per il primo libro, per tutti e due senz'altro, è stata una ricerca archivistica. E una ricerca che non va non solamente sulle fonti da parte dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, che per quanto riguarda la Grande Guerra ovviamente è la base principale, ma questa volta ho voluto fare un passo in avanti e utilizzare anche le fonti di quelli che erano i quotidiani dell'epoca. E noi pensiamo che oggi, con tutti appunto i nostri quotidiani importanti a livello nazionale, ci sia una grande vasta aneddotica che viene divulgata, ma anche allora non era da meno, vi erano diverse testate giornalistiche di Roma, di Milano, che di Venezia, che soprattutto anche di Venezia molto importante, che riportavano questi avvenimenti, magari a volte anche piccoli avvenimenti, ma che danno il colore ad una storia che può sembrare fredda, ma che in realtà presenta tanti aspetti, tante sfaccettature, sia umane sia simbologiche, come quelle di un monumento che ognuno, chi viene a Roma lo vede, si presenta lì davanti, freddo di pietra, mentre in realtà dietro c'è una storia incredibile. E invece gli arditi come erano percepiti dal nemico, come erano percepiti però anche dalla gente? Gli arditi è un corpo molto particolare, un corpo tra l'altro che è legatissimo qui vicino Montegrappa,
e uno su tutti il nono reparto delle maggiori messe. Era un corpo creato appositamente nel penultimo anno di guerra, nel 17, per cercare di rompere quella che era la tipologia di guerra, ossia l'assalto della trincea, che fruttava sempre molto poco guadagno di terreno e purtroppo moltissime perdite tra i nostri soldati, quindi cercare un nuovo metodo diverso di combattimento. È un corpo che è volo di volontari, perché sapevano spesso e volentieri andare incontro alla morte, ma è anche un corpo che è di una tipologia di soldato nuovo che è stato, si può dire, creato, inventato dal colonnello Bassi, e che aveva cercato non solo di modificare l'addestramento, sia l'addestramento quello materiale sia quello morale, ma anche come tipo di equipaggiamento. Cioè lui aveva delle idee che veramente, avesse avuto i materiali di oggi, avrebbe creato qualcosa di incredibile per l'epoca. Quindi era veramente un corpo che era molto nuovo, molto moderno, che però praticamente nasce, assolve il suo fine proprio durante la Grande Guerra. Quello che viene dopo quello che ho messo nel libro, sono tutti i ricordi degli episodi della Grande Guerra che hanno visto progressi gli arditi, come sono stati poi ricordati da quello che era l'Ardito d'Italia, ossia la testata della Federazione Nazionale degli Arditi d'Italia. Quindi i ricordi di quelli che sono stati gli episodi che hanno visto protagonisti gli arditi. Arditi che erano molto temuti ovviamente dai soldati austro-ungarici, perché sapevano che gli arditi avevano, proprio per questo addestramento anche morale, per questa propensione appunto diversa nell'assalto, avevano anche un modo diverso di combattere, molto più tranchant, si può dire. Spesso non si facevano nemici, non si facevano prigionieri, e quindi c'era molta, diciamo, si combattevano molto tra di loro. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti al tradizionale concerto che noi, amici della musica, organizziamo sempre nell'ambito dei festeggiamenti di San Gregorio. Ma quest'anno questo concerto ha un'importanza maggiore, perché festeggiamo i 50 anni dell'Istituto Musicale Maestro Vittorio Mellarmi, che è stato il primo nucleo della nostra associazione, appunto fondato nel 1973-74, cioè il primo anno accademico, dalla nostra professoressa Solidea Bovito Mianito. Ma poi ne parleremo. Poi nel 1980 abbiamo costituito l'associazione per avere una personalità giuridica, e nel 1986 si è aggiunta poi la scuola di danza. Saluto il sindaco, il nostro Luciano Pregonese, e l'assessore alla cultura Giorgia Falcade, che ringrazio per essere qui. Ringrazio anche Don Romeo, che però invece non vedo, ma poi grazie perché ci sta ospitando in questa bellissima chiesa che ha un'acustica meravigliosa. Allora, questa sera abbiamo l'orchestra d'arte Prometeo, che è stata, diciamo così, creata dal maestro Michele Lotto, che è anche il nostro direttore artistico, e ha riunito intorno a sé dei giovani musicisti che stanno ancora frequentando il conservatorio, ma che vogliono perfezionarsi per poi suonare nelle grandi orchestre, come solisti, nelle audizioni e così via. Poi abbiamo l'ensemble vocale Calliope, che invece è nato all'interno della nostra associazione ad opera di Giovanna Capretta, che lo dirige, e Giuliana Bortolomeo, che invece cura la parte vocale. Questa sera, per l'occasione, saranno diretti coro e orchestra dal maestro Antonio Pessetto, un maestro direttore d'orchestra che si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ed ha compiuto i suoi studi nel Conservatorio di Castelfranco, è locale, è un nostro, diciamo, cittadino trevigiano, ecco, perché è urbano. Quindi direi subito di passare alla musica e introduciamo l'orchestra d'arte Prometeo. Prego.
Benvenuto al maestro Antonio Pessetto.
Amen.